Ragazzi, siamo nuovamente all'aeroporto di Denver. Stiamo imbarcando su un nuovo volo, si cambia destinazione e si va in un'altra città americana, in un altro stato americano. Abbiamo preso un caffè espresso doppio in questo qui dentro ci sono delle scritte cirilliche. Comunque il profumo è buono. Vediamo ragazzi, tra poco ci imbarchiamo. La destinazione ormai sembra abbastanza chiara. Andremo a Miami. Continuate a seguire il video che ci saranno tantissime sorprese. A dopo. Tra 5 minuti c'è il nostro imbarco. Volo direzione Miami. Siamo appena atterrati all'aeroporto internazionale di Miami. Abbiamo dovuto sorvolare per quasi 25 minuti l'aeroporto perché c'era una tempesta tropicale. Giustamente noi veniamo a giugno, in pieno cambio stagione, non potevamo aspettarci che una tempesta. Questo tapirulan è gommoso ragazzi, molto strano, cioè molleggia. Ed eccolo il nostro mitico corridoio multicolor arcobaleno. Quanto tempo! Wow, un corridoio mitico. Fu una delle prime visioni qui a Miami. Stiamo uscendo e cercando un mezzo che ci porti sulla Ocean Drive di Miami. Rimanete connessi ragazzi, non interrompete il video adesso perché siamo proprio all'inizio di una nuova avventura qui in Florida. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like e qualche commento se ne avete voglia. A dopo. Entriamo nella navetta, ci porta all'uscita dell'aeroporto. Appena fatto il biglietto, ticket per 7 giorni per potersi spostare con metro e bus. Adesso ci siamo messi qui ad aspettare al numero 10 che ci porterà a South Beach. Ragazzi, il caldo di Miami si fa sentire, anche se è tutto nuvoloso, ma l'umidità è altissima. Bellissima Mustang, una bianca e una color arancione, e da notare la cilindrata è 5000 ragazzi. C'è questo clacson ragazzi che non è un clacson ma è un allarme. C'è una sterlizia quanto la mia testa gigante. Stiamo raggiungendo adesso la Ocean Drive. La situazione si sta riscaldando sempre di più con musiche che arrivano e canzoni a palla da ogni dove. Wow ragazzi, hanno modificato quella corsia sulla destra, quella che vedete in verde adesso, una strada ciclabile che prima non c'era, era una corsia più che altro di parcheggio. Siamo sulla mitica Ocean Drive, stiamo raggiungendo il nostro albergo che si trova su questa strada quasi alla fine. Andiamo vestiti ancora in tenuta tipo Denver, quindi c'era abbastanza caldo, ma non come questa. Qua c'è un caldo ancora più umido, quindi dobbiamo subito fare una bellissima doccia, toglierci questi pantaloni lunghi. C'è un caldo, mamma mia, un caldo umido come Toro San Giovanni. Andiamo a fare un rapido check-in con doccia annessa, poi dovremmo trovare qualcosa per poter cenare questa sera. Tutti questi localini, questo non mi dispiace, Havana 1957, la musica è già fantastica. Qua abbiamo la cerveseria. Arrivati al nostro albergo, si chiama Penguin, si trova direttamente sulla Ocean Drive. Eccolo qua, Penguin Hotel. Wow, c'è un bel fresco e un profumo di umido antico. White Sackett. Ragazzi, ecco qua la nostra nuova camera a Miami. Devo dire così a prima vista mi dà una bella sensazione di pulito e di ordinato. Abbiamo finalmente 2 bei materassi matrimoniali. Da questa parte abbiamo il frigo bar che si apre in questo modo, bello vuoto. Qui abbiamo la cassaforte che dovrebbe entrarci. Qui abbiamo la cabina armadio con bello 2 cuscini, 2 almoeda se non erro.
Da questa parte abbiamo invece il bagno, piccolino ma beh, la doccia, wow, bella la doccia, è tutta in resina, da prendere nota, bella grande, cristalli, asciugamano piccolo, scopriamo dove stanno gli altri, poi ce ne stanno, gli asciugamani non bastano perché vedo che manca il telo grande, sono io abbastanza cotto, pienissima di specchi, anche qua vediamo dove poi appoggiarci il computer per poter lavorare. Vediamo anche, dovremmo, almeno ho chiesto in fase di prenotazione la Ocean View, vediamo. Oh ragazzi, guardate un po', siamo direttamente sulla Ocean Drive, eccola qua, la mitica Ocean Drive, mi sento sinceramente già a casa, wow, doppio wow. Ragazzi, uscendo dall'hotel abbiamo trovato subito questa atmosfera veramente fantastica, almeno per chi ama questa città come me. Tutto in festa, molto bella. Questo ragazzi che vedete colorato è il nostro albergo, questa è l'Ocean Drive, lì c'è una pattuglia di polizia, qui abbiamo la cerveseria de Bario e dove andremo a fare la colazione la mattina. Facciamo una rapida escursione, siamo arrivati da pochissimo, non abbiamo neanche fatto sinceramente una doccia veloce, ma per correre a cenare e comunque anche andare a prendere il cocktail di benvenuto che ci hanno regalato gentilmente i titolari dell'albergo. Iniziamo molto bene. Non ci siamo allontanati tanto, siamo sempre rimasti sull'Ocean Drive, ci siamo fermati a questo ristorante che si chiama Havana 1957. Io ho preso questo panino cubano, eccolo qua, almeno dalla foto sembra bellino, e poi per accompagnarlo ho preso un mojito classico, vedremo cosa arriverà. Ragazzi, abbiamo appena ordinato, siamo all'Havana 1957 sulla mitica Ocean Drive. Tanto per cominciare e riscaldare un po' gli animi abbiamo preso un po' di acqua e mentuccia e ghiaccio. Scherzo ragazzi, è il mojito classico fatto da veri cubani. La raffinatezza di questo locale, guardate, anche il tavolino con queste mattonelle veramente. Ragazzi, è arrivato l'acqua e zucchero. Scherzo, è arrivato un cocktail, un vero e proprio mojito cubano che stiamo, è vero, ho già bevuto un pochino, però bevo altro poco. Dissetante. C'è anche un pezzo di canna da zucchero e bisogna forse mordicchiare con pezzetti di canna annessa. Li mangio per voi, lasciate un like. Ragazzi, sono sempre unici. Yeah. Oh, thank you. Allora ragazzi, questo è il mio panino denominato cubano, questo è l'Havana e questo non so cosa sia. Ragazzi, un'esplosione di gusto. Ragazzi, questo è il vero piatto cubano: riso, fagioli neri, pollo e cipolla. È fare un salto a Cuba. E in un attimo ci troviamo ribaltati a Cuba, pur essendo a Miami. Questo è l'interno del locale. Nelle vetrinette, wow, hanno scritto Matanzas, 374 km. È una città che io amo tantissimo a Cuba. Ci sono stato un paio di volte, ho fatto anche il tour. Qua ci sono i sigari, veramente wow ragazzi. Ma di cosa stiamo parlando? Tantissimi sigari con il loro logo. Wow, guardate che bello. E fare un tuffo nella vecchia Havana. Qui c'è un vecchio registratore di cassa anche, che bello, tutto bello fresco. Cuban cuisine, wow. Abbiamo mangiato al ristorante Havana 1957, veramente ragazzi, se vi trovate qui a Miami e avete voglia di fare un tuffo a Cuba ve lo suggerisco. E abbiamo mangiato un hamburger che si chiama appunto
è il cubano, veramente buono, l'abbiamo accompagnato con un buon mojito, veramente fatto bene, ve lo suggerisco. Si trova sull'Ocean Drive più o meno alla fine. Qui è tutto normale, ragazzi. Questo bar non me lo ricordo. Ah, lì c'è il famoso Hotel Victor. Lì ci siamo stati nel 2012. Hotel Victor, bell'hotel, molto costoso, molto bello, e c'è anche una bella piscina, proprio sempre di fronte all'Hummus Park di Ocean Drive, Miami, South Beach. È un po' caruccio, però dipende anche da quante notti uno deve trascorrere qui a Miami. Ricordo una sera c'era un musicista con il violino, fu una serata veramente molto molto bella. Ragazzi, vi ricordo che a fianco all'Hotel Victor c'è l'ex casa, l'ex villa Gianni Versace. Si chiama Casa Casuarina. Oggi è un albergo di lusso e una casa museo dedicata appunto al nostro stilista ucciso sui gradini di casa sua da un mitomane assassinato. Tutte le persone vengono a tutte le ore del giorno a fare le fotografie a questa villa che è veramente molto bella ed elegante. Questa è la casa di Gianni Versace, lo era, una bellissima villa. Non vorrei sbagliarmi, forse, non vorrei dire fesserie ma in stile Liberty, però magari se qualcuno ne sa più di me lo può anche indicare nei commenti. Ci sono tantissime persone che aspettano per entrare, forse c'è qualche serata particolare. Casa Casuarina, proprio a fianco all'Hotel Victor. Sopra ci sono delle camere con persone che forse vorrebbero dormire, ma qua invece si divertono alla grande, ragazzi. Qui abbiamo il mitico Clevelander, locale con musica all'aperto, piscine, ragazze che ballano all'esterno. È un simbolo di South Beach. Anzi, questa sera lo vedo abbastanza molto tranquillo. Una delle volte che abbiamo soggiornato a Miami, noi eravamo su una di quelle camere e quindi da lì praticamente ci affacciavamo e vedevamo appunto le persone ballare e suonare. Se qualcuno vuole riposare, non vi consiglio di prendere un albergo direttamente sull'Ocean Drive, specialmente vicino al Clevelander, perché è molto bello, fanno tantissima musica, ma dopo una giornata stancante non si riesce a riposare perché suonano tipo fino alle 5 del mattino. Continua il nostro walking tour to Miami. Qui sulla sinistra abbiamo l'Art Go Welcome Center. E lì abbiamo il Breakwater, che è dove abbiamo soggiornato, hanno una bellissima piscina a secondo piano. Ragazzi, qui c'è un point dove tutti vanno a farsi le fotografie. Indica la data, l'anno corrente e anche i gradi in Fahrenheit. Se non erro c'è scritto 90 gradi Fahrenheit, ragazzi. È tanta roba. Vediamo se Siria. Quanti sono? Circa 30 gradi. Circa 30 gradi. 28, credo. Sì. 28, 30 gradi. 89, quindi sì. Ma l'umidità è forse 110%. Quanti ricordi qui al Breakwater. Veramente anche questo uno dei simboli dell'Ocean Drive e simbolo dell'Art Deco. Qua c'è l'altro mitico locale, il Mambo Tropical Café, con musica all'interno, gente che balla sui tavoli, uomini e donne, si divertono alla grande. Anche questo, il Mangos, è storico qui a Miami. Siamo nel cuore dell'Art Deco. In effetti la maggior parte di questi alberghi sono tutti in stile Art Deco. Ragazzi, camminando su questa strada spesso si sente il profumo di verdura. C'è gente che sta fumando tantissima verdura. Sembra che in America sia legale, perché comunque nelle altre puntate, non ve l'ho detto, ma a New York c'erano tantissimi signori che fumavano liberamente cannabis per strada e la vendevano pure in modo abbastanza semplice. Vedo che hanno curato tantissimo l'illuminazione a LED in questi ultimi anni, che sono mancato, sono
8 anni che non venivo a Miami. Ed è facile incappare anche in musicisti di strada che cantano la sigla di Narcos. Questo è l'inizio della famosa Ocean Drive. Inizia proprio da qui e continua per tutta questa strada lunga che avete visto poc'anzi nel video. Qui c'è un mega pick up con ruote gemellari della Ford. C'è un'altra catena molto famosa che, se non erro, l'ho vista a New York, il Fridays. Ne abbiamo appena lasciato la Ocean Drive e, se ricordo bene, dovremmo incrociare tra poco la Washington Avenue. Ragazzi, mi sbagliavo, non era la Washington ma bensì la Collins Avenue. Siamo veramente molto cotti, stanco. Questa mattina mi sono svegliato alle 5, sveglia presto, abbiamo preso un Uber che ci ha portato direttamente in aeroporto a Denver, quindi tanto travaglio. Poi abbiamo fatto il volo e quando siamo arrivati su Miami ha dovuto sorvolare per più di 20-25 minuti perché comunque c'era una tempesta tropicale. Hanno aspettato che finisse e poi quindi abbiamo girato sul Golfo del Messico, abbiamo sorvolato Tampa e Naples e niente, e poi finalmente siamo atterrati. No, non potevo non riprendere questa cosa veramente strana, cioè in una Fiat 500 distribuiscono i gelati, veramente molto bella. Ragazzi, questo è il mitico Park Central Hotel. Qui abbiamo soggiornato nel 2014, molto caratteristico e in pieno Art Deco. Qui c'è l'Avalon, altro emblema Art Deco. Questo l'avevamo valutato per questo viaggio, poi l'abbiamo escluso perché abbiamo visto che c'era veramente tanto casino, quindi siccome vogliamo girare di giorno, riposare la notte, abbiamo pensato bene di prenderne un altro. Cos'è questa? Una Corvette. Sì, Curve mi suggeriscono. Abbiamo il mitico Clooney, il profumo vegetariano si fa sempre insistente. Ogni tanto ci sono questi mega ventilatori che ti soffiano o ti rinfrescano, ma più che altro soffiano. Un altro parco giochi Miami. Non so se si vede, ma sto veramente sudando, ragazzi. E comunque fate attenzione che rimane sempre una città abbastanza movimentata e pericolosa. Vi suggerisco sempre di prendere le strade più affollate e mai le traverse di Ocean Drive o quelle stradine piccoline che sono nel retro degli alberghi. Potreste trovare un po' di gente un po' strana, specialmente di sera superate le ore 10. Fa caldo, Ragazzi, questo si chiama Caffè Milano. In effetti ho visto un ragazzo che aveva sulla maglietta il simbolo del tricolore e niente, mi sono dovuto fermare per forza per vederlo un attimino. Voglio farvi dare giusto un'occhiata. Wow, sto suonando la bellissima canzone di Mark Anthony. Guardate ragazzi quanti monitor che stanno dando la partita, sport vario tipo, prima c'erano gli NBA, adesso sembra calcio, ma ci sono tantissimi monitor a perdita d'occhio, veramente ma tantissimi. Ragazzi, pensiamo di tornare in camera a riposare, fare una bella doccia. Italy! Hey!
Where are you from? Ragazzi, se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel like. Le puntate, gli episodi qui a Miami non finiscono certamente questa sera, ma anzi continuano. Questo è soltanto l'inizio. Vi invito ad iscrivervi al canale, il bottone giù è gratis, non costa nulla lasciare magari anche un bel like e perché no anche un commento. Condividete con chi ne avete voglia questo video. Miami è una bellissima località che ve la suggerisco. Non è la prima volta che ho l'onore o la possibilità di venire a fare qualche giorno di vacanza in questa splendida città. Ciao ancora e buonanotte. Questo è il nostro albergo, ragazzi. Siamo iper sudati e qui dentro ci sono 0 gradi. In America sparano a palla sempre i climatizzatori, quindi ti ritrovi da 80 gradi Fahrenheit a 0 Con i pinguini. Qui effettivamente siamo circondati dai pinguini. Buonanotte ancora. Welcome. Con un semplice bottone. Wow, questa è la mitica e desiderata, davvero desiderata finestra sull'Ocean Drive, ma non si vede nulla. Eccolo così, sì, riusciamo a vedere da qui. Ragazzi, il Faugno ci ha inseguito dalla Puglia. Adesso entriamo in un market, vediamo cosa vendono nei market qui a Miami. Naturalmente ci sono tantissime creme solari con protezione 50, giustamente essendo Miami qui il sole picchia abbastanza forte. Una crema solare addirittura 70, $14,99. Continua il reparto crema solari e asciugamani. La situazione è cambiata tantissimo dai market di New York ai market qui a Miami. Tantissimi, cioè praticamente lo sguardo è soltanto creme solari. Questo è interessante all'aloe e non costa neanche tanto, $2,99. Veramente sembra una bella crema, rinfrescante più che altro dopo le scottature di Miami. Ragazzi, questi berretti sono veramente una figata, quindi c'è berretto e telomare se non sbaglio e il braccialetto, dai, $16,99. Non è tanto, magari questo potrebbe fare al mio caso. Naturalmente costumi di vario tipo, t-shirt con la scritta Miami Beach, la qualità non è male, bella questa pure, $19,99. Ops. Più che un market vendono prodotti da mare, da spiaggia per i bambini, sedie pieghevoli, sdraio, ombrellone, racchette per poter giocare in spiaggia. Reparto di snack, interessante questi cioccolatini al cocco. Io amo tantissimo il cocco. Bicchieri mega grandi, sempre non so se si vede la grandezza, ragazzi, $14,99. Gadget di vario tipo, souvenir, e qui abbiamo anche le ciabatte, quindi se per caso dimenticate le ciabatte non vi preoccupate che a Miami non manca nulla. Wow, questi sono bellini con le palme. Non mancano succhi di vario tipo, sempre in formato lattina. Però non costa tanto, $3,99 per tutta questa roba, non è male. Magari portarlo in spiaggia fresco. Vediamo se una di queste entra nel nostro frigorifero dell'albergo. Acqua di vario tipo, c'è anche l'Evian, l'acqua Figi. Questa bottiglia è sempre uno spasso, l'effetto che fa. Qui abbiamo altri succhi, Gran Apple, questo è per gli sportivi. Vendono il ghiaccio a sacchi, eccolo qua, ti puoi aprire tranquillamente e prendere il tuo sacchetto di ghiaccio. Molto belli questi frigoriferi, praticamente hanno dei monitor all'esterno che fanno vedere quello che c'è dentro, quindi tu una volta individuato il prodotto da comprare apri all'interno e puoi prendere tranquillamente la tua spaghetti with sauce. C'è questa qua, ce ne stanno veramente tanti. La cella è notevole, la cella è praticamente unica. Guardate quanti, addirittura ci sono gelati e i piatti pronti, tranci di pizza, tutto da mettere naturalmente poi in microonde o nel forno. Apriamo qua perché mi incuriosisce la pizza, addirittura BBQ Kitchen al pollo. Non penso di comprarla. Reparto patatine come se non ci fosse un domani, quindi tutto questo riguarda snack di vario tipo, gli stick pretzels. Sapete che ne vado ghiotto. Customer service needed in the cosmetic department. Wow, quante patatine. Io vado generalmente sempre sul classico, tipo queste qua. Magari da portare domani mattina in spiaggia, o comunque forse è meglio prendere qualcosa alla frutta. Tutti questi altri frigoriferi danno tè
juice, quindi succhi di vario tipo. Qui abbiamo anche tutte le salse, gli snack. Ci sono gli snack fiorucci, voglio vederli. Dove stanno? Eccoli qua, formaggio. C'è anche il reparto birre, la Heineken che ormai ci segue ovunque, la Corona che a me non piace, però un succo di questi, i prezzi non sono, cioè questo qua per esempio $3,99 non è male. Simple Lemonade, Coffee Mate, questo per domani mattina non sarebbe neanche male. Ci sono veramente tantissimi succhi. Oltre ad aver preso una bella tanicozza di 3 litri e 78 d'acqua, che dobbiamo vedere se entra nel nostro frigorifero, abbiamo pensato di prendere quella in offerta. È riportata l'offerta anche dentro. Prendiamo Senza polpa. un bel succo, vedi se c'è quello con polpa. Ah, non è in offerta. Guardate ragazzi questo quanto è grande, cioè, è una bestia. Abbiamo scelto di prendere questi qua in offerta, succo con polpa, 2 al prezzo di $3. Guardate ragazzi, ci sono tutti i latti qua di frappuccino dei Starbucks. Guardate quanta scelta. Non costano tanto, $3,19 alla fine, $2,49 per il double shot espresso. E anche qui abbiamo trovato i biscotti Milano. Ce ne stanno veramente tantissimi, golosissimi, e costano soltanto $1,19. Market si trova anche il kit per fare i tacos, il taco dinner kit, hard e soft. E questa salsina penso che sia già compresa all'interno, quindi il kit non è molto caro, costa soltanto $4,99. Wow. Traditional real beans. Ragazzi, è possibile comprare a $1,89 questo contenitore d'acqua. Ne abbiamo comprato uno ieri ma l'abbiamo già consumato. Abbiamo pensato di prendere questo qua con 280 calorie. Vediamo, è veramente ice. Mi sto congelando praticamente. L'abbiamo preso. È una news molto molto importante ragazzi. Nei supermercati qui in America è possibile comprare alcuni farmaci da banco, quelli che non hanno bisogno di prescrizione. Spero che non servano mai a nessuno, però ci sono anche l'Imodium. E diciamo, gustando, assaggiando tantissimi cibi può accadere in viaggio di avere bisogno, quindi non preoccupatevi, si trovano tranquillamente nei market quelli e anche altri medicinali che potrebbero servire. Speriamo di no. E le prese elettriche, per caso dimenticate di portarvi con voi l'adattatore americano per collegare il vostro cellulare ai vostri device, non vi preoccupate che si trova di tutto. I adattatori praticamente si trovano anche vicino alla cassa, Il ventilatore da cellulare. a quintali al costo di quasi $10. Ragazzi, vendono dei mini ventilatori con l'attacco Lightning per iPhone da praticamente $6 che si possono collegare dietro all'iPhone. Se la regia ci aiuta, eccola qua, cioè basta attaccarlo. Questo signore raccoglie la spazzatura, quindi si è fermato giustamente a raccogliere il sacco della spazzatura. Niente di strano, però mi andava di farvelo vedere. Lì c'è una bella Bentley Cabrio, qui abbiamo una Rolls Cabrio targata Florida. Se volete risparmiare qualche soldino quando siete qui a Miami Beach e non andare sempre nei vari ristoranti a pranzare o cenare o fare colazione, potete recarvi in un qualsiasi market che trovate subito dopo alle spalle della Ocean Drive. Noi siamo andati a uno abbastanza grande che si trova sulla Washington. Abbiamo preso una bella tanicozza d'acqua, dei sandwich freschi e anche un bel gelatino, quello che avete visto poc'anzi in video. Qui siamo sotto al cantiere, fate attenzione che potrebbe volare qualche maltello o altro. Pronti per una bella passeggiata sull'Ocean Drive. Già nelle prime ore del mattino l'aria è abbastanza bella pesante. Guardate come sono belli questi alberghi, tutti in stile Art Deco, linee belle dritte, ma anche con geometrie tondeggianti, questi color pastello tenui, veramente belli nella loro semplicità. Buongiorno ragazzi, prima mattinata qui a Miami, partiamo con una corsetta su Lummus Park e Ocean Drive. La mattina sono le 8:30, mi sono svegliato ancora prima, però il tempo di preparare un pochettino le robe e siamo usciti a vedere. Tutti già sono a correre, chi col cane, chi con skate, monopattino, gente che vola con paracadute a motore. E questo è il verdissimo Lummus Park. Quello lì in fondo, dove ci sono quelle tende rosse, è il nostro albergo, la nostra base per questi giorni qui a Miami. Qui sulla sinistra abbiamo
la mitica spiaggia di South Beach. C'è chi non ha trovato l'albergo e ha riposato qui. Nice. Più avanti dovremmo trovare Muscle Beach, che è praticamente una palestra a cielo aperto, pubblica, tutti possono utilizzarla e usufruirne. Anche qui già si inizia con lo stretching, c'è proprio un attrezzo in acciaio inox tutto dedicato appunto allo stretching e fa vedere anche come fare lo stretching. C'è già gente che si allena anche con quelle corde all'ombra della palma. Una volta ho provato, è veramente tosto come esercizio. Qui c'è la possibilità di giocare a pallavolo in forma totalmente gratuita, panchine, cestini, ci sono le doccine per chi torna dalla spiaggia. Veramente un bell'ambiente per quanto mi riguarda. Quella è sempre la casa di Versace, la casa Casuarina in versione mattina. Ragazzi, l'aria è veramente bella pesante, è cambiata tantissimo fra l'aria che c'era a Denver in Colorado e poi ci siamo spostati anche al lago, come avete visto nei video precedenti, e lì c'era proprio un'aria salubre. Non a caso eravamo comunque a 2500 metri di altezza, oltre ad avere il lago e le montagne circostanti c'era proprio un'aria salubre. Qui siamo a 0 metri, quindi siamo proprio a livello del mare a South Beach, in piena zona caraibica, e quindi l'umidità si sente tantissimo, proprio l'aria, bisogna proprio respirare forte per incamerare aria, per incamerare ossigeno, e bisogna un pochettino abituarsi. Per chi si abitua, naturalmente poi c'è chi non riesce ad abituarsi e scappa da Miami. Da quella stradina si accede alla spiaggia, sono accessi anche per i disabili. Queste sono i classici quad che utilizzano i soccorritori, Miami Beach Ocean Rescue, che sono quelli appunto che salvano. Qui c'è il pick up che va ad accompagnare i vari ragazzi, i vari Baywatch alle varie torrette, le classiche torrette che conosciamo tutti, quelle belle colorate sulla spiaggia di Miami. Le vedremo più tardi. Questa appunto è la Muscle Beach di South Beach, c'è sempre il beach che predomina. Lì dentro ci sono dei container con gli attrezzi, con i pesi che si possono tranquillamente prendere, non bisogna avere schede, non bisogna pagare nulla, e qui ci sono tutti gli attrezzi appunto da utilizzare per fare trazioni, panche e tutto quello che uno vuole fare. Siamo sempre a South Beach, ragazzi, a quest'ora del mattino fare quell'esercizio non è proprio facile. Guardate quest'altro ragazzo, wow, vi rendete conto? Guardate quella coppia, sto facendo quell'esercizio che io non riuscirei a fare. Wow, quei ragazzi sono messi all'ombra a fare pesi, che come dicevo poc'anzi l'aria è veramente very strong. Continuano tutti i vari colori degli alberghi in stile Art Deco. Ci sono i netturbini al lavoro continuamente per tenere tutto in ordine, pulito. Passano a svuotare i cestini, a mettere giustamente il sacchetto. Ho dovuto per forza togliere la maglia, ragazzi, perché come dicevo l'aria è veramente strong. Una volta finiti gli esercizi ci si fa un bel bagnetto in acqua e poi una doccia, sempre gratis, senza imbucare monetine né di 50 centesimi né di €1, niente. Docce gratis per tutti, e si può anche bere alle fontanine gratis, quindi non bisogna comprare per forza la bottiglietta d'acqua da una parte all'altra. Qui siamo arrivati nell'altra zona di Muscle Beach, dove ci sono gli altri attrezzi un pochettino più delicati, quindi li hanno messi in un'altra zona. Il Park Central è uno degli alberghi che mi colpisce sempre. Sarà per il blu, sarà per la sua forma, non lo so, però è uno di quelli che mi attira, abbastanza semplice. Questi sono corvi, se non sbaglio. Sì, sembrano corvi. Questo è il bagno pubblico, bagno per uomini, donne, disabili, fasciatoio per poter eventualmente cambiare i bambini. Scusate un po' l'affanno, ma non sono tantissimo allenato. Siamo arrivati all'inizio della Ocean Drive, l'Humus Park,
e adesso ci stiamo addentrando nella zona beach. Non vorremmo riempire le scarpe sinceramente di sabbia. Vediamo, se non erro c'era una parte più dura per poter camminare e l'altra con la spiaggia più morbida. Da qui si può ancora continuare. Sai che facciamo? Da questa parte non siamo andati mai. Andiamo da questa parte. Da questa parte no motor, no electric rides, quindi no monopattini e no bici elettriche e né quad, quindi è soltanto pedonale. Ragazzi, quelle sono le tipiche casette sulla spiaggia di Miami, quelle dove si mettono i guardi a spiaggia. Una leggera corsetta, testiamo anche la stabilizzazione di questo iPhone 13 e la nostra capacità di correre. È dura la vita dello youtuber e del turista e del viaggiatore. Scegli quale fa per te. Non è facile, eh? Con questa temperatura saluto gli amici in Italia, il nostro Capitan Alfredo, Giovanni, Fazio e il nostro caro Pro. Ciao a tutti ragazzi, sto correndo pensando a voi. Da lì svetta uno dei più alti grattacieli di Miami. Qui ragazzi, questa che vedete, se non erro, è Nikki Beach. Comunque passeremo al ritorno a vedere meglio. Continuiamo il nostro percorso proseguendo in direzione nord. Facciamo questo bel tratto in salita, rinforziamo bene i polpacci e i femori. Professore, hai ragione, ho una bella falcata. Non è facile riprendere e parlare, bisogna saper utilizzare bene il diaframma, gestire il fiato. Sì, guardate che bel paesaggio dietro, ci sono i grattacieli più grandi. Guarda il cagnolino, ci sono i grattacieli più alti di Miami, sono all'inizio di South Beach e quindi di Lummus Park. Questo è il punto da dove escono tutti i giorni le navi da crociera che partono dal porto di Miami in direzione Caraibi. Vi lascio solo immaginare la bellezza di quello che vedranno tutti gli ospiti delle navi da crociera. Wow, ragazzi, in questo punto non ero mai arrivato. Ci sono passato da lì con la nave da crociera, in effetti per 2 volte, siamo stati fortunati 2 volte a fare la crociera nei Caraibi, toccando le varie isole caraibiche. Bello, veramente come sentirsi a casa, mi sento proprio nel mio habitat naturale. Lì in fondo ragazzi c'è tutta downtown di Miami e anche il porto. Da qui non si vede, ma lì dietro c'è anche il mitico stadium dei Miami Heat del NBA. Continuiamo il nostro percorso, andiamo su questo South Point Park Pier. Strano, non capisco come abbiano potuto sfondare questa griglia così. Ecco dove siamo adesso ragazzi, al Miami South Point Park Pier 2014. Wow, va bene, tutto fatto sempre con un occhio attento, con materiali che durano nel tempo. Questa cosa è sempre lodevole. Io sono molto fissato con l'urbanistica, con l'ordine, con la pulizia, con le infrastrutture, con le strade, con i marciapiedi. Purtroppo ho una fissa, ragazzi. Dovrei girare la camera in direzione nord per farvi vedere e scoprire. Vi lascio senza audio per ascoltare l'ambientale. Sento il profumo di casa. Eh sì, è proprio quello della sabbia bagnata, del calore dell'estate, la temperatura. Ma che belle queste panchine. C'è sempre un occhio attento alla persona. C'è panchine e la possibilità comunque di stare al fresco, di godersi il panorama. Ci sono le luci a LED. Vedremo se riusciamo anche a fare un salto di sera in questo bellissimo posto. Siamo quasi arrivati alla fine, tutto bello, sicurezza. E siamo arrivati alla fine. Eccolo qua. Wow, faccio la panoramica per voi ragazzi. Lì in fondo il tempo non promette nulla di buono, ma cerchiamo di non fidarci del meteo, ma del nostro istinto. Questa è la spiaggia di Miami.
la mitica spiaggia di South Beach. Siamo in Florida, ragazzi, America, fulcro dei Caraibi. Miami è un hub molto importante per l'America centrale, perché da qui partono i voli per Cancun, per Santo Domingo, Bahamas, partono tutte le crociere, i voli da qui. Ragazzi, quella è un'imbarcazione per pesca d'altura. Chissà dove stanno andando quelli, mamma mia, mi piacerebbe tantissimo andare con loro a filmare tutte le loro avventure. La loro esperienza sarebbe veramente top. Allora ragazzi, questo è l'estremo sud di South Beach. Stiamo percorrendo il percorso per risalire in direzione nord. Non so cosa siano, sembrano una specie di iguana. Sto lasciando, ragazzi, in pace ad ascoltare l'ambiente circostante, quindi l'audio vero ambientale, senza musiche, senza contaminazioni varie. Ragazzi, vi invito ad iscrivervi al canale e attivate la campanella per vedere tantissimi altri contenuti e ricevere la notifica. È totalmente gratuito, non bisogna pagare nulla, e magari lasciate un like, un bel pollice in su. In questa città tantissime persone fanno sport, lo si vede già nelle prime ore del mattino. Chi corre, chi bici, chi skate, chi alla Muscle Beach, che è la palestra all'aperto gratuita che si trova un po' più avanti. Ci passeremo tra poco. Qua inizia l'Hummus Park, da qui si va in spiaggia. C'è un ordine, ragazzi, maniacale, verde, curatissimo, autobloccanti, marciapiedi, ci sono i pop-up per innaffiare tutto questo verde. Ci sono i giochi per i bambini, veramente un bel esempio di civiltà. Docce gratuite, altro accesso al mare comodo. Si sta sudando tantissimo, ragazzi. Giro la telecamera per un attimo. Sto facendo un bel sacrificio per me e anche, soprattutto, per voi, per tutti gli iscritti, per tutti i miei contributori. Ragazzi, iscrivetevi al canale, per me è veramente molto importante. Questi viaggi sono per me vacanza, un modo per vedere cose nuove, per rilassarmi, fare il viaggiatore, a momenti il turista. Lo faccio appunto sia per me ma anche per voi, per portare nuovi contenuti freschi al canale. Quelle nuvole lì non promettono nulla di buono. Qui stanno realizzando un albergo nuovo di zecca, oppure lo stanno ristrutturando. Ocean View, lì ci sono le mitiche casette sulla spiaggia dove ci sono i guardaspiaggia. Guardate che bel lungomare, fatto molto bene, con questi autobloccanti, l'illuminazione a LED, le corde per non oltrepassare e calpestare tutta la flora nata in maniera spontanea, quindi per preservare il tutto. Ragazzi, se avete domande in merito a questa località potete tranquillamente scrivere nei commenti, sarò felice di rispondere a tutti in tempi generalmente molto veloci. Questo video termina così, vi invito nuovamente a iscrivervi al canale se il contenuto è stato di vostro gradimento e per ricevere la notifica su tutti i nuovi contenuti. Questo è un altro ingresso alla spiaggia. Ragazzi, corsa, più che altro camminata sostenuta, fatta. Abbiamo fatto per smaltire tutto quello che ci siamo mangiati ieri sera. Tutto il bacon che avete visto negli scorsi episodi. Tutto il bacon, le uova, come si chiamano quelle schiacciate, le patate? Hash brown. Ci voleva questa camminata detox. Hamburger con bacon e formaggio, cheese sopra, come se non ci fosse un domani, e quindi un pochettino di moto sicuramente non guasta. Siamo un pochettino in ritardo, dobbiamo fare una doccia veloce e colazione, e dobbiamo fare attenzione a non mangiare tanto, altrimenti tutto
vano il sacrificio appena fatto. Guardate questa struttura che bella. Questa è South Beach, un posto veramente veramente bello. C'è un clima proprio di mare. L'unica cosa che mancano sono le cozze matedde e i ricci non li abbiamo visti. Qui è tutta spiaggia, quindi qualche zona roccia bisogna cercarla più in là. Abbiamo fatto una bella corsa, una bella camminata sostenuta, ci sono quasi 35 gradi e l'umidità al 150%. Ciao ancora. Sì, ci è appena arrivata la colazione. Io ho scelto uova scrambled, potatoes e anche delle salsiccette, mentre Tiziana ha preso uova scrambled, bacon, patate e un po' di verdurine grigliate, e io igual. Qui abbiamo il caffè americano. Siamo all'interno dell'Havana 1957, praticamente dove ieri sera abbiamo cenato e mangiato quei mega hamburger bellissimi. Ragazzi, vi suggerisco di fare un salto in questo locale, in quanto si fa un vero salto nel centro dell'Havana Vieja. Ragazzi, colazione fatta, veramente abbondante. Abbiamo fatto qui all'Havana 1957, dove ormai abbiamo stipulato il nostro tavolo, il nostro accordo. Verremo a mangiare sempre qui. Scherzo, continuate a guardare il video perché ci saranno tantissime altre novità. Siamo in camera per un rapido check e poi andremo in spiaggia. Il tempo, il meteo portava pioggia, fulmini, quindi non fidatevi mai del tempo, non ostacolate la vostra vacanza con il meteo, non fidatevi del meteo. Andiamo qui e ci sono i pinguini, eccoli qua. Ragazzi, stiamo facendo un rapido bagno al mare perché comunque le previsioni dicono portare acqua. Qualche tuono già ha iniziato a farsi sentire. Speriamo che non arrivi davvero l'acqua, mi dispiacerebbe un pochino, però prendiamo tutto come viene e come va. Muy calor. Signori, vi presento South Beach. Questa è la spiaggia di Miami, South Beach. È enorme, molto simile a quella di Torre San Giovanni, nel mio amato Salento. La sabbia è praticamente quella, è bianchissima anche qua. Questa parte larga, piena di cestini. Lì in fondo c'è un bel nuvolone, sembra arrivare un uragano. Speriamo di no, scherziamo. Ragazzi, abbiamo già fatto il primo bagno, siamo sulla spiaggia di Miami. Oggi purtroppo ci sono un pochettino di alghe, perché la notte scorsa ha fatto un pochettino di vento, ma nei giorni futuri dovrebbe essere più pulito, diciamo. Alla fine è comunque sono erba del mare, nulla di che, è comunque sintomo di mare sano e pulito. Questo è l'oceano. Spero nei prossimi giorni di fare dei video con un mare decisamente più colorato. Tenete presente che oggi portava pioggia e dietro ci sono tutte queste nuvole che vogliono farci andare via, ma noi insistiamo, siamo ancora qui sulla spiaggia. Vado a fare un bel bagno perché comunque sta facendo caldo lo stesso. Ragazzi, non so se vedete in video, ma qui a Miami ci sono i pannelli LED wall su una chiatta galleggiante che vanno verso sud, fanno da spola, sud-nord, vanno avanti e indietro con tantissime pubblicità. Faccio vedere da vicino la classica torretta dei ragazzi che sono qui a salvare eventuali persone in difficoltà. Siamo proprio sotto con una scritta bella grande Miami Beach. Devo dire che questa font mi ha sempre attratto, sempre piaciuta. È una font semplice, chiara e lineare, come tutti i loghi o tutte comunque le scritte e i testi che generalmente vado a fare. Wow. Ragazzi, bagno fatto. Siamo stati pure abbastanza al sole. Qui dietro la casetta dei Baywatch, i guardaspiaggia di Miami. Per ammazzare il tempo ho visto che si allenano, fanno delle trazioni, salto alla corda e quant'altro, e comunque sono sempre lì vigili con il binocolo a guardare. Noi ci siamo abbastanza cotti come primo giorno di mare, anche se avevamo già fatto il bagno nel nostro Salento, quindi un po' di tintarella ce l'avevamo già. Rientriamo in albergo, facciamo una doccia qui alle docce gratuite che ha messo a disposizione
il comune di Miami e poi forse facciamo un salto anche in piscina, giusto così non ci facciamo mancare nulla. Guardate quanto è larga la spiaggia. Corrono anche le eventuali auto o ambulanze per eventuali soccorsi e anche gli spazzini per raccogliere la spazzatura di tutti questi cassonetti, cestini grandi. Ce ne stanno veramente tantissimi, uno ogni 20 metri. Vi faccio vedere meglio. Vedete? Lì c'è il bagnino con il quad per qualsiasi evenienza, tutte le varie torrette, tutti i cestini che sono all'incirca a 20-10 metri l'uno dall'altro. Continuate a guardare il video, ragazzi, lasciate un bel like e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi. In basso a destra c'è il bottoncino con la scritta iscriviti, è gratuito, non comporta nulla. A me farebbe tantissimo piacere arrivare a 3000 iscritti nei prossimi mesi o comunque al più presto. Usciti dalla spiaggia, c'è ancora, diciamo, sabbia, spiaggia, terra battuta, ma è sabbia bianca. E di fronte c'è il Lummus Park, i bagni pubblici. E adesso andiamo alle docce. Fa un caldo bestiale, se non erro sono tipo le 14. Io qua sto bene, ragazzi. Non so voi, ma io ci vivrei tutto l'anno. A me piace stare qua. Ragazzi, al Lummus Park è possibile riempire la borraccia d'acqua strisciando la carta di credito e qui ci sono i vari prezzi. Quindi 8 oz 0,25 centesimi, per quella più grande 75 centesimi con 32 oz, una borraccia già di quasi un litro, anzi è proprio un litro. Molto bella, si trova a pochi passi dalla spiaggia ed è molto utile. Ice Cold Water, uno degli alberi più belli che a me piace e suscita davvero qualcosa, sono le palme. Queste dovrebbero essere palme da cocco. Stiamo camminando su questo bellissimo prato all'interno di Lummus Park, sotto queste bellissime palme. Guardate questa, guardate il tronco. A quel chioschetto non ci sono mai andato. Beh, naturalmente non è che li ho visitati tutti. Lì finisce la Ocean Drive, dove c'è quella transenna. Qui ci sono le rastrelliere, penso si dica così, per le bici, marciapiede di colore rosso. Il bordo del marciapiede è messa in opera, non sono dei blocchi messi dopo, ma vengono fatte delle colate in cemento tutte in una volta. Questa è la pista ciclabile, lì passano le auto, se non sbaglio in una sola direzione, invece qualche anno fa era possibile andare in entrambe le direzioni e questa parte verde era destinata al parcheggio. Secondo me ho preso un po' di sole più del solito, ma ci sta. La pellaccia di cuoio, come diceva il mio maestro apnea, una cosa stranissima che dovete per forza vedere. Non so se state vedendo, siamo in mezzo ai palazzi, siamo nel retro di Ocean Drive, nelle stradine, quelle che generalmente si rincorrono tipo Fast and Furious, che buttano a terra i secchi della spazzatura. E lì c'è una sfera che non ho capito ancora il perché sia lì, sembra una grande sfera incastrata nei palazzi. Forse hanno fatto un passaggio da un albergo all'altro, però è veramente molto strana. Niente, io dovrei andare in piscina, spero di ricordarmi la password perché è da qui. Wow, ho ricordato la password, generalmente non ricordo mai nulla e questa volta ci sono riuscito. Quindi c'è un ascensore che è questo qua. Ragazzi, una volta usciti, ciao, una volta usciti dall'ascensore, quella è l'Ocean Drive e qui siamo in piscina. Ragazzi, questa è la piscina sul rooftop che offre l'albergo dove siamo ospiti. Se non erro lì c'è anche una specie di vasca. Non so se idromassaggio, andrò a vedere adesso. Comunque siamo venuti qui per toccare con mano anche questa esperienza, perché noi siamo quelli che vogliamo insistere fino in fondo a vedere un po' di tutto. Vi faccio vedere il panorama che c'è da qui. Siamo sul rooftop di un altro albergo che non ricordo sinceramente il nome di come si chiami questo albergo. Da lì, se non sbaglio, vedo il porto e la downtown in fondo. Non ci si può tuffare, altrimenti si può sbattere la testa, come indica shallow water. No diving.
Tiziana già si è buttata già in acqua. Questa è tutta la piscina con la scalinetta qui. Andiamo a vedere. Ragazzi, bagno e piscina fatto. Si rientra in hotel, fare una doccia e poi di nuovo da qualche altra parte. Siamo venuti a prendere un caffè espresso con ghiaccio. Questo caffè Milano. Il caffè espresso qui costa $2,99 più tasse. Noi abbiamo chiesto di mettere un po' di ghiaccio, quindi with ice. 2 espresso with ice. Eccolo qua. Guardate com'è bella quell'insegna, molto vintage. Hanno anche dei gelati che a vista sembrano buoni. Guardate quello, profumi di Sicilia, pistacchio, fragola vegan e magari poi lo assaggeremo, non garantisco. E da questa parte ci sono anche bei biscottoni grandi, tranci di torte, crostatine di vario tipo. Eccole qua. Ho visto adesso i prezzi del gelato. Certo che un cono, un regular cono, $11,21 mi sembra un po' tantino. La vaschetta di gelato, quindi gelato to go, $21,99. Wow. Allora abbiamo preso questo espresso, ho fatto aggiungere un po' di ghiaccio senza latte di mandorla e senza zucchero, così annacquato. Ocean Drive, il mio caffettino preferito. Ragazzi, questa è la mitica Espagnola Way e più avanti incrocia la Washington Avenue. Non penso che ci andremo adesso perché sta facendo veramente una bestia di caldo. Noi siamo alla ricerca di un market perché abbiamo bisogno di comprare un'altra tanica d'acqua e poi magari vediamo di comprare qualcos'altro. Ragazzi, qui ci sono 2 auto della polizia bellissime. C'è una Ford e lì un'altra Ford molto belle, con le luci accese. Dirigiamo il nostro hotel a consumare il paninetto. Il pomeriggio è così l'Ocean Drive, molto tranquilla e serena. Non c'è tutto il caos della sera, naturalmente. Ragazzi, lì è possibile noleggiare una supercar e scorrazzare tranquillamente a Miami, non male. Abbiamo trovato un Italian trattoria, questo è il suo interno. Siamo, se non sbaglio, sulla Collins. Sì, sulla Collins. La pizza a video rende davvero l'idea. Sembra tutta ben fatta, almeno con l'occhio ci siamo. I prezzi non sono neanche tanto alti, costano $11,95. $14,95, 14, 15, 13, 16. Non male ragazzi, da tenere presente. C'è anche il reparto pasta con rigatoni, spaghetti. Un piatto di pasta costa dai $12 ai $16. Non male, lo teniamo presente. Ragazzi, siamo all'altezza, sempre sulla Collins, del mitico Delano, storico albergo di Miami, uno tra i più grandi, ma più che più grandi è uno fra i più antichi. Siamo esattamente sulla Collins, angolo con la 17ª strada. Allora ragazzi, qui a Miami è possibile prendere questo Miami Beach Trolley, è un antico tram che vi fa l'escursione da Miami South Beach fino alle Key West. Non male, molto divertente direi. I locali iniziano pian piano ad accendersi ed avviarsi, sono uno più bello dell'altro, tutti abbastanza in festa e preparati per la serata. Qui a Miami non c'è un giorno particolare della settimana, ma tutti i giorni si fa festa. Può essere lunedì, può essere sabato o giovedì, non cambia nulla, specie in questo periodo di alta stagione. Guardate qui cosa hanno fatto, tagliato in due una Vespa. Ragazzi, quello in fondo è lo stadio dei Miami Heat. Ragazzi, guardate com'è buffa questa bici che abbiamo sull'autobus collegata, quindi è possibile collegare, cioè attaccare la bici su questo portabici e andare con l'autobus. Quello è il Miami Heat, lo stadio FTX Arena si chiama adesso, prima era American Airlines Stadium. Sulla sinistra è l'insegna di Bayside, un bel quartiere di Miami che vi suggerisco di visitare. Da qui partono anche diverse escursioni per fare il giro delle isole dei ricchi, le isole dei milionari. Scusate l'audio, ma sono su un autobus. E inoltre qui c'è anche l'Hard Rock Café e da quest'anno c'è anche la ruota panoramica. Adesso siamo all'interno della
Downtown, quindi qui è un'altra Miami, è una Miami nuova con tutti i palazzi, i grattacieli. Ragazzi, allora qui sta sorgendo un altro nuovo palazzo, ma guardate cosa c'è dietro, oltre a quel bel murales, guardate quei grattacieli. Provo a zoomare un pochino, vediamo dove ci porta. Guardate quanto è molesta quest'auto, ha praticamente questo ferro anteriore per speronare in caso di inseguimenti. È una Ford veramente molto bella. Protect, Serve, Inspire. Wow. Come anticipato ci stiamo recando in direzione Bayside, un quartiere, una zona di Miami, zona nuova, downtown. Qui oltre a fare tantissimi e numerosi eventi, quali uno degli eventi più belli, almeno per quanto mi riguarda, e che ancora non sono riuscito a vedere in questi anni, è Miami Ultra Music. Qui si susseguono tantissimi ospiti e DJ internazionali, da David Guetta, Steve Aoki, Bob Sinclair e tantissimi DJ. Miami Ultra lo fanno praticamente lì dietro, oltre a fare la fiera del fitness. Vedo la ruota panoramica, cosa che non avevo mai visto, c'è l'Hard Rock Café, la possibilità di tanti bar, trattorie, ristoranti dove poter mangiare o fare comunque shopping, e da qui partono tutte le imbarcazioni per fare il giro di Star Island e tante altre escursioni nautiche qui da Miami. Guardate come cambia lo scenario qui a Miami, nella downtown, con questi grattacieli enormi. Sembra di stare nuovamente a New York, però con un clima decisamente diverso. Qui dietro ricordo che anni fa ho fotografato la statua del nostro carissimo Cristoforo Colombo. Qui c'è una riproduzione di un dinosauro, Dino Safari. Eccola qui, Bayside, grande scritta, c'è tantissima gente, quindi tra un po' dovrò spegnere da questa parte e saltare l'ingresso. Qui siamo all'interno del padiglione shopping, dove si possono acquistare tutti i gadget con il nome Miami, naturalmente. Magliette, cappellini, cartoline, tartarughe a peluche e magneti, vabbè, chi più ne ha più ne metta. Miami Gift, addirittura c'è anche un box dedicato all'India, Miami It. In quella zona ricordo che c'era un anfiteatro dove facevano spesso eventi, musica latina, balli, era molto bello. Niente, stiamo costeggiando adesso tutte le imbarcazioni, che sono quelle che vi dicevo, e praticamente da lì si parte, da qui, per fare il giro delle isole, quindi Star Island e quant'altro. Quella è un'altra imbarcazione da pazzi, il Thriller. Praticamente salendo lì sopra si vola a non so quanti chilometri orari, a quanti nodi nautici per tutta Miami. Una cosa un po' bizzarra che al momento non ho intenzione di fare. Continuiamo il tour per Bayside. Nel frattempo la torre diventa sempre più alta perché ci avviciniamo, naturalmente. Ciao, si può fare anche l'escursione con questa imbarcazione che è molto simile a quella dei Pirati dei Caraibi. Qui esattamente 10 anni fa, ai piani su, mangiammo, c'era a $24, pagammo la cena a persona, escluse le bevande. Vediamo se è aumentato. Niente ragazzi, l'aumento dei prezzi è arrivato giustamente anche qui. Mi ricordo che questo 10 anni fa l'abbiamo pagato $24, era appunto all you can eat. Prendemmo tantissima carne e mangiammo veramente molto bene. Salendo qui sopra, siamo sempre nel quartiere di Bayside, lì si vede anche un po' il tramonto. Sì, questo è l'Hard Rock Café di Miami, eccolo qua, si entra da qui e lì sotto ci sono sempre i grattacieli e qui abbiamo una bellissima ruota panoramica che dà sulla città. Naturalmente questa non c'era quando siamo venuti l'altra volta. Ragazzi, sta uscendo un mega yacht qui da Bayside. Non so se riuscite a vedere in video, ma lì sopra c'è una festa con DJ e vocalist. Praticamente lì sopra ci sono le casse sopra e qualcuno sta suonando o cantando. Mi sembra di vedere
una chitarra o qualcos'altro, o comunque roba strana. Sì, c'è uno che sta cantando in effetti. Ragazzi, quella è la statua del mitico Cristoforo Colombo, il nostro italiano. Ci hanno acceso anche le luci, giusto in tempo. In questa zona, in questo posto, che vengono installati i vari palchi utilizzati per i Miami Ultra. Chissà, magari verremo a marzo. Generalmente lo fanno sempre nel mese di marzo. Io me lo guardo in TV da YouTube, perché fanno il collegamento in diretta live. Bel palco. Hanno montato proprio qui dietro. Cioè, quello di prima era grande, ma questo è veramente una bestia enorme. C'ha gli ingressi come un negozio, come un hotel. Ma quanto è grande? Sarà minimo una 70 di metri. Cioè, più che yacht, mi sembra una mini crociera di lusso. Siamo sotto all'Intercontinental. Ragazzi, questi ci stanno inseguendo. Ovunque noi andiamo spunta questo mega yacht con quella banda sopra un po' stravagante, vai, manteniamoci eleganti, un po' stravagante. Eccoli, sono lì sopra con le casse. È un po' bizzarra come cosa, ma accade di tutto qui a Miami. Ragazzi, benvenuti a Dubai Marina. Naturalmente scherzo, è uguale a Dubai Marina. Chi è stato a Dubai può confermare questa similitudine. Normalmente a Dubai hanno messo delle ringhiere in acciaio inox, questo spazio per passeggiare un pochettino più largo, ma penso che gli Emirati Arabi abbiano preso spunto proprio da Bayside per fare Dubai Marina. Siamo all'ombra di questi mega palazzoni. Questa è una zona di Miami che non avevamo mai esplorato. Eravamo arrivati lì vicino alla statua di Colombo, ma non avevo mai girato questa parte qua, questa zona. Ci sono addirittura le scale per scendere a fare il bagno in quest'acqua che, diciamo, a quest'ora non è proprio invitante. Guardate che bestioni ci sono dietro. Una Miami, ripeto, molto molto diversa da South Beach. Come detto prima, siamo nella downtown. Wow, cos'è? È caduto una specie di dattero dall'albero? Eccolo qui, uno scoiattolino timidino, non ci avviciniamo più di tanto. Qui hanno fatto un nuovo grattacielo, sembra un Flatiron di Miami, cioè proprio ha una forma appunto a ferro da stiro. È in costruzione, nuovo, sono appartamenti in vendita a partire da, non so, sicuramente costosissimi, visto la posizione privilegiata che va a guardare su tutta la baia di Biscayne Bay. Ragazzi, sono le residenze di Aston Martin sulla baia di Biscayne Boulevard Way. Ragazzi, non so se la notizia è vera, è fondata, ma mi hanno detto dei ragazzi che erano qui vicino sotto questo grande grattacielo di Aston Martin Residence qui a Biscayne, che è possibile acquistare gli appartamenti con la criptovaluta, la nuova moneta che sta facendo parlare tutto il mondo. E a fianco abbiamo il Marriott Marquis. Siamo sempre nella downtown di Miami ed è subito New York, anche qui. Però più tropicale. Dovremmo beccare un aereo che sbuca dai palazzi. Eccolo lì! Wow! Da questa parte dice Construction Area, quindi siccome c'è il cantiere aperto, il passeggio finisce qui. È tutto transennato giustamente per motivi di sicurezza e costruzione di questi appartamenti di Aston Martin. Qui le luci iniziano a fare capolino, tutti i palazzi iniziano ad accendersi e diventano sempre più bellini, almeno per chi ama i palazzi e grattacieli.
quello in fondo è sempre il porto di Miami, da dove escono tutte le crociere che vanno nei Caraibi. Ci stiamo collegando al sito per fare magari un home tour di questi appartamenti di Aston Martin. Non si sa mai, abbiamo qualche criptovaluta nei taschini che ci avanza, magari la utilizziamo per comprare un appartamento qui nel pieno di downtown. Appartamenti Aston Martin Residence, sono veramente bellini, mi piacciono. Quella navetta che vedete lì è praticamente la metropolitana di superficie di Miami. Vorrei capire bene dove fare il biglietto, perché è da anni che la guardo e non l'abbiamo mai presa. Mi piacerebbe divertirmi su quel treno, e gli aerei arrivano incessantemente, cioè non c'è uno stop, a tutte le ore arrivano, partono, sempre aerei, sempre, a tutte le ore. Quel traffico lì in fondo mi sa tanto di Times Square, ma siamo a Miami e non a New York. Bisogna correre, non c'è un attimo di pausa e di relax, ma qua si corre sempre, con queste due qua che organizzano le cose sempre una dietro l'altra, non ci si rilassa un attimo. Abbiamo salito qualche piano e da qui abbiamo una vista già più bella. Come sapete io ho la passione dei droni e quindi da qui mi sento già un pochino più sollevato. È arrivata una navetta, ma ancora non abbiamo visto qual è la direzione. Sì, ci mancava questo giocattolo e ci siamo su. Questa città, ragazzi, continua sempre a stupirmi, è una zona che non c'eravamo mai stati. Wow, abbiamo preso quella navetta gratuita che ti porta avanti e indietro, c'è la mappa, facile da capire perché comunque le linee sono soltanto due, una gialla e una blu. Ah no, ce n'è anche una celeste che fa tutto il giro di downtown. Vi consiglio di prenderla di giorno perché di sera con i vetri oscurati non si vede un granché. Proviamo ad andare in questa zona. Qui c'è il City Center. Wow, ragazzi, quella che vedete lì è la Miami Tower. Dobbiamo scappare purtroppo. Allora, dicevo che la Miami Tower, che è quella che vedete alle mie spalle, cambia colore. Quindi ha tantissimi LED e le cromie sono una più bella dell'altra. La prima volta che lo vidi, nel lontano 2010, rimasi abbastanza scioccato, venendo da un paesino dove il palazzo più grande è di 3 piani. Permite a los pasajeros salir del tren antes de abordar. Questa navetta senza conducente è gratuita che vi scorrazza in giro per Miami. Come detto prima, conviene prenderlo di giorno perché di sera sinceramente oltre al riflesso non si vede praticamente nulla all'esterno. Abbiamo lasciato quella navetta spaziale e cerchiamo di inseguire il profumo per trovare qualcosa per mangiare. Siamo rimasti ancora un po' qui a Tokyo. A me sembra Tokyo, con tutti questi palazzi, questi saliscendi, queste rotaie. Qui c'è un McDonald's qui, Siamo tornati di nuovo a Bayside e siamo alla ricerca di qualcosa da sgranocchiare. Andrebbe bene anche tipo un piccolo trancio di pizza. Ragazzi, qui a Miami ho viste diverse di queste, non so come chiamarle, auto a 3 ruote, moto, Quello è lo studio di Miami Inc. Studio Tattoo, uno dei più famosi degli Stati Uniti. Cioè, ha fatto soltanto 20 metri, praticamente. Buongiorno ragazzi, ieri siamo crollati molto presto perché avevamo avuto un'intera giornata molto piena, molto intensa e poi la spiaggia mi aveva cotto veramente tanto.
effetti avevo messo la protezione solare, ma con i primi bagni poi è andata via. E niente, adesso stiamo facendo colazione e poi vediamo cosa succederà oggi. Colazione la facciamo sempre a L'Avana, 1957. Siamo qua, vediamo dove ci accomodiamo. Siamo qua oggi. Qui a L'Avana l'acqua è praticamente gratis, sempre. Vengono versati subito un bel bicchierone di acqua fresca appena raggiungi il tavolo. Ragazzi, colazione velocissima. Questi ragazzi sono veloci. Thank you. Hanno portato subito i piatti, il caffè e il pane in tempi grazie, veramente veloci. Questa è la colazione di oggi, che è uguale a quella di ieri praticamente. Ragazzi, questi sono i bicchieri pronti per il mojito. Li preparano in batteria già con la menta e lo zucchero. Sono qui pronti per partire subito alla prima comanda. Siamo in un vero e proprio ristorante cubano autentico. Lì è possibile anche chiedere un bel espresso come quello che piace a noi. Questo è il bancone in stile molto cubano coloniale. Lì ci sono gli altri bicchieri pronti per i mojito, sempre in batteria, menta e tutti gli attrezzi qua con lime e canna da zucchero. Guardate anche gli sgabelli per sedersi al bancone del bar, quanto sono belli. Havana 1957, molto bello. Siamo venuti in questo market e c'è la signora che ci sta preparando un caffè cubano che generalmente lo chiamano colada, senza zucchero. Lo fanno in questo modo qua, un po' diverso dal nostro caffè. Una vetrinetta con tutti i prodotti tipici cubani. Questo è pesce, qui c'è pollo, riso speziato e altre salsine varie, altro pollo, platano, patate. Penso che sia entro i 300 metri dal mare, sia questo ma anche tutti quelli. Benvenuti a South Beach. Ragazzi, è facile incontrare questi piccoli recinti sulla spiaggia di Miami, e sono dove le tartarughe praticamente hanno depositato le loro uova. Scusate per l'audio, ma c'è un vento very strong. Praticamente siamo venuti a trovare il nostro amico cubano, quello è Boris. Questa è la sua macchina e ci sta portando a Hollywood Beach. Vado a timbrare praticamente con il dito, quindi con l'impronta digitale, per prendersi una pausa, la pausa pranzo, per accompagnarci più a nord di Miami a Hollywood Beach. Continuate a guardare il video e seguiteci, ci sarà qualcosa di bello da vedere. Questa, ragazzi, è la zona nord di Miami. Già questo è Hollywood Beach. Hollywood Beach, siamo esattamente alla zona di Hollywood Beach. Lo scenario cambia tantissimo, si respira la ricchezza, l'ordine, la polizia, si vede che è tutto più pettinato, diciamo. Siamo in macchina. Ciao. Con l'amico. Ciao, sta portando a spasso qui per Miami. Sto lavorando. Lui sta lavorando. Lui è un salva persone. Ocean Rescue. Però sono in break, sono in pausa. Adesso è in pausa, come ho detto prima, è andato a fare il check per la pausa pranzo. Ehi, grande. È stato piacere. Ragazzi, siamo finalmente, dopo tanti anni, riusciti a trovare Hollywood Beach. Scusate per l'audio, ma c'è veramente un vento bestiale oggi. Bonnie and Ritz. Questo ristorante ha catturato la nostra attenzione, si trova di fronte alla spiaggia, molto caratteristico questo simbolo dei pirati, veramente intrigante.
Come detto siamo sulla Hollywood Beach, è una zona a nord di Miami Beach, piena di locali, molto diversa rispetto a South Beach. Si rifà un po' a Santa Monica di Los Angeles. Anche qua c'è gente che si allena sotto questo sole cocente, ma per fortuna c'è almeno il vento. Ci sono gli ingressi alla spiaggia. Siamo alla ricerca di un ristorante per poter placare tutta questa fame, da questo iodio che ci sta facendo venire tantissima fame. Niente, pensiamo di entrare in questo ristorante, si chiama Save-On Table, sarebbe 7 tavoli, è Authentic Peruvian Cuisine. Vediamo di cosa si tratta. Entriamo, dovremmo mangiare cucina autentica peruviana, ceviche hawaiana. Seguitemi all'interno. Allora siamo entrati nel ristorante Authentic Peruviano, cucina peruviana. Acqua di rubinetto con ghiaccio. Il bicchiere è in plastica. Ecco la bambina felice con il suo succo di frutta, il margarita peruviano, mix anche con maglia. Margarita. Tipico peruviano o caraibico? Forse soltanto caraibico. Sto bevendo un margarita, il mio primo margarita. Allora si lecca il bordo del bicchiere, bevi e poi mordi l'anguria. Ristorante, fresco, Salato. salato. È buono. Wow, sono arrivati i primi piatti, ragazzi, e gli ultimi, mi dicono dalla regia. Per fortuna in questo viaggio sono assistito. Sembra molto cubano come piatto, no? Però è peruviano. Questo ci mancava. Vi dico un piccolo dettaglio. Praticamente i nostri viaggi sono stati decisi molto spesso da piccoli indizi accaduti nel viaggio precedente. Cosa vuol dire? Una volta siamo stati a Nizza e per pranzo siamo entrati in un locale thailandese. L'anno dopo siamo andati in Thailandia. Un'altra volta siamo andati a Miami. Abbiamo visitato Little Havana, l'anno dopo siamo andati a Cuba. Quindi continuate a seguire il video perché ci saranno altre chicche di questo tipo. Ragazzi, abbiamo mangiato lì ai peruviani, non abbiamo esagerato, abbiamo soltanto preso 2 piatti, non abbiamo mangiato tanto, però abbiamo speso tanto. Purtroppo ci hanno aggiunto così, senza chiederci, la tips del 18%. C'è una spesa secondo me un po' esagerata, però vabbè, ci sta, ci si mette in conto quando si è fuori casa che possono sorgere alcune complicanze, ma fa parte del viaggio naturalmente. Sono tantissime casette dei guardaspiaggia Hollywood Beach. Guardate ragazzi, quello è l'istruttore di surf. Wow, ci sta provando quel signore. Deve essere un po' dura, specie le prime volte, però è una bella cosa, divertente più che altro. Siamo al Margaritaville Beach Resort di Hollywood Beach a Miami. Ha appena lasciato la corda il ragazzo che lo istruisce. Non sa... Wow, bravissimo, con la faccia e con i denti. Una figata. Se non fosse per il fatto che abbiamo mangiato dai peruviani, magari farei un salto. Chissà, un'altra volta. Veramente è bellino questo centro. Qui c'è anche un teatro sulla spiaggia. Questo posto l'avevo visto in alcuni video e in una webcam, se non sbaglio, su YouTube. Continuano le casette, ma non finiscono. Ce ne stanno tantissime di queste cabine, a perdita d'occhio. Guardate, lì in fondo ci sono le altre.
Doveva mancare un Italian restaurant da Florios of Little Italy. Cerco di sbirciare un pochino. Comunque noi abbiamo già pranzato. Voglio dare giusto un'occhiata all'interno veloce. E naturalmente qui c'è la pizza e questo è il locale all'interno sul mare con il Colosseo. Sembra più Verona. Ok. Ogni tanto si trovano queste palestre all'aperto pubbliche e sti gazebi anche sono pubblici. Sventola forte la bandiera. Doccette pubbliche gratis. Scusate se mi stupisco, ma da me, almeno dove vivo io, non ci sono queste cose. La possibilità di far giocare i bimbi con l'acqua in queste giornate di caldo pure. Guardate come sono carine queste bici. Si divertono da matti, ragazzi. Eccolo, lui. Carnot Park, City of Hollywood. Ragazzi, qui non siamo più a Miami, siamo a nord di Miami. La Florida a piedi, si incontrano tantissime Tesla, come se le trovassero nelle patatine. Cari amici del tubo, siamo finiti su un autobus e non d'arresto. Ci ha fatto pagare 4 pass da 5 euro. Noi siamo soltanto in 3, abbiamo dovuto mettere gli ultimi $20 che avevamo. Abbiamo un pass in più che pensiamo di regalare al prossimo cliente dell'auto. Nel frattempo ci stiamo godendo tutto questo panorama di ville e villette un pochettino più sobrie. Abbiamo intenzione di non scendere mai da quest'autobus. Ragazzi, queste sono le stranissime lucertole che ci sono qui a Miami. Guardate come strana, molto diversa da quelle che siamo abituati noi nel Salento, della Sarvica salentina. Qui si deve correre sempre per l'autobus. Ho sbagliato strada. Un topo morto. Un topo morto. Un topo morto. Avventura Mall. Ci siamo spostati e siamo andati a nord di Miami all'Avventura Mall. È stato costruito nel 1983. Wow, guardate quanto è grande. Qua abbiamo il mitico Pac-Man Basket. Mi piaceva tantissimo giocare a questo. Ragazzi, siamo venuti a vedere velocemente il Dubai Mall. Scherzo, siamo all'Avventura Mall. Siamo a Miami. Siamo entrato così per caso, eravamo di passaggio e abbiamo pensato di fare un salto, anche perché qui c'era un amico che mi ha scritto su Instagram che valeva la pena fare un salto. Io ho visto il Dubai Mall, di questo mi sembra sinceramente un pochettino più piccolo. Si trova a circa 28 km a nord di Miami e contiene all'incirca 200 negozi di vario tipo e di vari brand naturalmente. Vediamo se c'è qualcosa di interessante oltre alla sala giochi che avete visto. Questo furgoncino della Volkswagen è molto carino, mi piace. È un Naughty Coffee, Drink Coffee, The Stupid Think, Faster with More Energy. Wow. Espresso $3,50, americano $3,60, cappuccino. Magari vediamo se è di nostro gradimento. One espresso And a nice coffee. No, that's it. Thank you. Okay, thank you. Ci sono, come al solito, i grandi marchi tipo Fendi, Givenchy, Tiffany. Qui abbiamo Cartier, David Yurman, Burberry. Andiamo avanti. Per ora non ho visto nulla di strano. MCM è un centro commerciale come gli altri. Diciamo di questo Avventura Mall, perché comunque è grande e ci sono tantissimi negozi. C'è le classiche marche MAC, Montblanc, Bulgari, Rolex. Abbiamo anche Tory Burch,
che non so chi sia. Qui abbiamo anche l'Armani Exchange, Michael Kors, Sephora. Guardate come sono simpatici questi gelati. Sono tutti alla frutta, proprio con vera frutta all'interno, al costo di $5,90. Guardate come sono belli. Cioè li prendono direttamente dal bastoncino e te lo mettono nella carticina lì trasparente. E qui ci sono anche quelli piccoli a $4 per i bambini. Si chiama Cielito Homemade, saponi a forma di farfalla. C'è un profumo, ragazzi, molto forte. Questi costano $6,95. Da questa parte ci sono anche queste altre varietà di saponi a $14. Abbiamo il profumo, wow, mamma mia, veramente molto forte. Certo, una saponetta a $14, vabbè, ma ti danno anche la confezione in alluminio, Attenzione. Questo è limone. Ah, c'è quello al torrone pure. Questo qua è al torrone praticamente. Fammi vedere, c'hanno anche le mandorle. Questo è al torrone scaduto. Questo è al torrone scaduto. Questo qua invece è al limone. Limone cedro antico. $9, vediamo. No, questo è di gomma un pochettino antica. Oh, quante forme. Addirittura c'è anche forma di cuore, naturalmente. Saponi e saponi. I profumi sono davvero uno più forte dell'altro. È grande, molto grande. Ci sono 3 piani. Siamo più o meno al centro, c'è un corridoio da quella parte, un corridoio di qua e uno di qua. Non so quale sceglieremo, di qua. Forse prendiamo un po' la scala mobile, andiamo a vedere sopra. Menzies poi non manca mai, lo troviamo sempre dappertutto. Qui c'è un mega lucernario, fa entrare il sole. Nutella, un bel secchio di Nutella. Wow, wow, questi vasetti mi intrigano tantissimo. Un dolcetto, wow, questo deve essere al pistacchio, che lo vedo verdognolo. Però un vasetto di questi, bello gigante, mi piace. Stanno preparando dei waffle con la Nutella. Ah no, è tipo crepe con la fragola, con la banana. Comunque fa caldo. Giugno, Miami, caldo. Questa mattina ha anche piovuto per un attimo, ma è finito subito. Level 3, questa parte che ci deve essere la Aventura Tower, niente di che. E questa qua, ragazzi, c'è uno scivolo, penso sia chiuso in questo momento, quindi si può salire e scivolare da quei tunnel. Ci sono delle fontanine, così ragazzi si divertono con l'acqua. Quello a fianco allo scimpanzé che sta salutando sono io. È la mia ombra. L'Aventura Tower, siamo venuti a vederla anche da sotto. È una bella cosa. Purtroppo oggi è chiusa. Ci sono 2 tunnel, uno da questa parte e uno dall'altra parte. Si scivola e si arriva qui. Non ho capito se c'è anche acqua. Non penso. No, si scivola senza acqua. Ci sono queste statue bizzarre, queste panchine. Ragazzi, l'Apple Store di Miami. Wow, almeno c'è un po' di fresco. Allora vorrei trovare l'iMac All in One, il 27. Cioè c'è una grande gradinata per potersi sedere e ammirare praticamente gli ultimi Apple, le ultime novità di casa Apple. Poi c'è l'iPad Pro, quello con la tastiera, molto comodo. Addirittura c'è anche questo piccolino. L'unica cosa è che poi, come al solito, iPad non ha la possibilità di installare o comunque di attaccare una chiavetta o un software tipo Final Cut, che potrebbe essere molto utile per editare un video. Io ho in mente di comprare un MacBook Pro tipo questo, il 13 pollici con l'M1. Ma come sono belli! Non l'avevo ancora visto da vicino. È circa 1 centimetro. Questo è il 24 pollici. Tastiera e mouse sono rimasti identici, soltanto che abbiamo queste colorazioni veramente belle. Questo è quello nero, è tipo grafite. È il colore che sinceramente preferisco. In effetti l'iPhone 13 Pro che ho acquistato è proprio così. Guardate lo spessore, ragazzi. Questo è lo spessore. È tipo un grande iPhone. Quindi l'attacco delle cuffie l'hanno messo qui, finalmente. Da questa parte ci sono 4 USB-C e 2 Thunderbird. Wow, molto bello. Guardate come si vede bene il nostro sito, ragazzi, sull'Apple Store qui a Miami. Ragazzi, l'iPhone 13 Pro Max qui in America, il 512, quello che ho preso io, costa $1.399, compresa di scheda AT&T.
prepagata. Bellino anche il 13 mini, che è praticamente quanto l'iPhone 5 di una volta. L'iPhone 11, 12, strano, sono ancora disponibili. Oppure li hanno messi qui soltanto per comparare. No, non sono in vendita, questi sono soltanto per comparare la grandezza dei modelli precedenti. Mentre c'è un muro intero per tutte le cover possibili, immaginabili, anche questo per poter mettere la card. Sono tutte quelle originali, tra le più belle. Questa è quella che preferisco, molto semplice. Questi sono tutti i modelli dell'iPhone 13. Abbiamo il mini, il 13 classico, il 13 Pro e quello che ho preso io, l'iPhone 13 Pro Max. Io ho preso il 512. Questa è la versione white. Io ho preso la grafite. Quando ho presi l'iPhone 11 invece ho preso la versione white, che non mi è dispiaciuta sinceramente come modello, però questa volta ho pensato, eccolo qua, è fermato, ho pensato di prendere la versione grafite. Queste scrivanie nella loro semplicità è praticamente tipo il tavolo della mia cucina, e poi hanno questa cosa comoda, quindi da qui puoi far scendere i cavi, poi hanno gli attacchi per le prese. Se non sbaglio questo dovrebbe scendere giù come questo qua, quindi si può reclinare, diciamo, è ribaltabile, veramente molto bello da prendere spunto. Sì, c'è questo accessorio, serve per caricare l'iPhone in maniera del tutto magnetica. Vediamo, dovrebbe apparire, eccolo qua, MagSafe. Ah, wow, guardate che velocità, ti indica 46% di carica, ok, e la possibilità di caricare il cellulare fino al 90%. Fammelo vedere dietro, eccolo qua. Normalmente viene venduto con la sua cover per avere, diciamo, il massimo della sua potenza. Sempre attenta alla natura, Apple ha messo anche degli alberi, quindi ha creato un ambiente veramente sempre in stile Apple. C'è questo mega vetro che specchia, questo locale è altissimo, con delle vetrate, praticamente sembra di stare fuori ma si è all'interno. Questi tavoli li avevo visti per la prima volta all'Apple Store di Santa Barbara in California, poi ne ho fatto fare uno in cucina a casa mia, uguale. Quindi giro nell'Apple Store appena fatto. Questa mi mancava, a New York non siamo riusciti ad andare questa volta, l'altra volta passammo ed era in costruzione quindi non siamo riusciti ad andarci. Quindi per ora ho visitato Apple Store di Santa Barbara ed Apple Store di Miami. Fatto. Ragazzi, continuate a seguire il video, magari lasciate un bel like, iscrivetevi, mi raccomando, vorrei arrivare a 3000 iscritti, serve il vostro appoggio. Siamo venuti sulla Lincoln Road, siamo ritornati di nuovo a Miami Beach. Ho visto questa chiesa che non avevo mai visto. Per tutte le volte che ci sono stato su questa strada non l'avevo mai notata. Peccato che sia chiusa, mi piacerebbe tanto vederla dall'interno. Come sapete spesso entro nelle chiese, faccio la prova, ma sicuramente è chiusa. In effetti è chiusa. Vi faccio un rapido giro su questa bella strada piena di locali, negozi, caffè, trattorie, pizzerie, tantissime anche italiane con nome italiano. Paella, solito Starbucks all'angolo, il Lincoln Theater in perfetto stile Art Deco. Sai che non l'avevo mai notato? Anche questo palazzo dello Starbucks, veramente sempre in stile. Mi piace, mi piace. Questo è in ristrutturazione. Ventilatori a manetta, questi grandi ventilatori. Tra poco qui inizieranno ad accendere tutte le lucette. I locali iniziano a fare la cena, il dinner. Giustamente non so se faceva finta di essere cieco oppure se era veramente cieco. In una festa vendono anche libri, c'è lui. Musica live, artisti di strada, Kansas, mamma mia. Ah, qui compriamo il gelato. Ti ricordo, questo è il mamma mia, è gelato italiano. Tra poco ci sarà sicuramente un bel tramonto. Se le nuvole non ci tradiranno, avremo veramente un bel tramonto, ragazzi.
Guardate ragazzi quanto è bello quest'albero, questi rametti che scendono giù in verticale, sembrano tante liane, veramente mi piace. Becchiamo anche un bel flare del sole, facciamo i videomaker. Comunque ragazzi, devo dirvi che mi spiace tantissimo, ma ci stanno veramente tanti locali che sono chiusi, attività che purtroppo per causa Covid sono andati in bancarotta. Sia sulla Washington Avenue, abbiamo visto ieri sera tantissimi locali chiusi, sbarrati, quindi attività che purtroppo sono fallite, e anche qui sulla Lincoln Road stessa dinamica, attività chiuse, perché su queste strade l'affitto è veramente altissimo e basta anche un solo mese di Covid, un solo mese di lockdown, un solo mese di chiusura per andare davvero down. Ed ecco il ristorante di mia sorella, Rominas, ristorante italiano, con tutti i prezzi esposti. Naturalmente non sono molto alti, Ci sono le linguine Romina a $42, la lasagna a 26. Il menù altri prezzi: margherita $16,95, la grandezza è più o meno quella classica da 33. Spaghetti alla bolognese $23,95, kitchen milanese, grillet branzino a 39, wow, $39,95. Tenete presente che a questo poi c'è sempre da aggiungere tasse, mance, bibite, quindi non è proprio economica Miami da questo punto di vista, specie poi in queste strade, quindi Lincoln Road, Washington Avenue, Collins, Ocean Drive. I prezzi giustamente ragazzi sono più altini, giustamente pagano prezzi esorbitanti anche per avere il locale in affitto. Qui in America costa tutto, non c'è niente, non ti regala niente nessuno. Anche nelle principali strade italiane, delle città italiane, quando prendiamo Bologna, Milano, Roma, gli affitti sono altissimi e quindi giustamente il prezzo deve essere giustificato, il prezzo del menù. Ragazzi, ecco l'Apple Store di Miami Beach, non so se si vede la nera, eccola lì. Per caso siamo arrivati all'Apple Store di Miami Beach, questo è sulla Lincoln, sempre super affollati, sempre con tantissima gente, ordine, il tavolo è sempre quello, il mio amato tavolo in legno con quei piedoni belli massicci. Continuo il giro sempre su questa Lincoln Road che non avevo mai completato, ho sempre fatto piccoli tratti e mai per intero. Quest'anno ci siamo portati le belle scarpe da running, eccole qua, tenuta abbastanza confortevole, abbigliamento bianco perché quando esce il sole picchia tantissimo. Wow, bella questa facciata della Nike, ci sta catturando questa musica. Sto andando a vedere di cosa si tratta, ho soltanto 11 secondi per attraversare. I semafori hanno il countdown, forse anche nelle vostre città, ma alla mia città, nel mio piccolo paese Taurisano, in provincia di Lecce, ci sono soltanto i semafori normalissimi, neanche a LED, sono ancora con la lampada ad incandescenza. Abbiamo fatto una piccola osi, forse ci sono dei pesci rossi o delle sarpe, non saprei. Ho fatto, mi sta piacendo. Questa dovrebbe essere la fine di Lincoln Road, saranno tipo 800 metri forse di lunghezza e ci sono anche i dissuasori in cemento che prima non c'erano. Sicuramente qualche pazzo ha pensato bene di oltrepassare questo marciapiede ed entrare nella strada di Lincoln Road, che è prevalentemente pedonale. Questi sono ovviamente i dissuasori in cemento. Qui siamo alla fine di Lincoln Road e noi andiamo avanti nel nostro percorso. Quindi ragazzi, questa è la parte finale della Lincoln Road, c'è una mega insegna gigante e questi sulla sinistra sono tutti parcheggi multipiano, ma non so se in video si riesce a capire l'altezza, ma sono davvero molto grandi, molto alti e capienti. Va bene, penso di andare a prendere un bel gelato, un bel ghiacciolo, magari
al limone, vediamo cosa troviamo. Tesla, ma quante ce ne stanno Tesla? Mustang, Mercedes, stanno veramente. Questa è la Lincoln, il modello non mi piace, però ne ho viste altre veramente belline. Locali vuoti, qui abbiamo una bella Jeep Wrangler, magari ne compro una per andare in campagna. Scherziamo ragazzi. Caldo, sempre bello, potente, umidità alle stelle. Di strada ne stiamo facendo veramente tanta in questi giorni. Magari vi metto qualche screenshot di liquori e birre dell'app Salute, porta avanti il conto dei passi giornalieri che andiamo a fare. Niente gelato al limone, niente ghiacciolo, ma siamo andati a finire nel McDonald's qui vicino al Firestone, che è qui fuori, che non so cosa sia. So che era una marca di gomme, di copertoni, e quindi abbiamo preso dei menù che andremo ad aprire tra pochissimo. Vedo tante cose bellissime. Vediamo quanto abbiamo speso al McDonald's: $30,24, tax €2,50. E beh, siamo pure in 3, circa $10 a persona. Sai che non andavo al McDonald's praticamente da prima del lockdown, era veramente tantissimo tempo. Ho preso il panino con hamburger, bacon, un po' di cipolla, Coca-Cola e patatine. Ragazzi, questa è una Rolls Royce tutta nera cromata, non l'avevo mai vista una così bella e da vicino. È veramente super top. Cabrio, e ha i sedili in pelle di colore rosso. Purtroppo nel video non si vedono, ma è una bestia. Penso di non riuscire mai a comprarla, però mai dire mai. Mai dire mai. Questa è una Lincoln. Qua invece c'è una bellissima Porsche Cayenne. Ragazzi, c'è una mega benzina, delle mega macchine molto grandi. Siamo in un quartiere un po' lontano. Da questa parte abbiamo anche un 7-Eleven e stiamo cercando uno scorcio per fare un tramonto, perché tra poco il sole tramonterà. Ci sono tantissimi locali caratteristici passando in questa zona. No parking, beef taco, e c'è un rombo inconfondibile di una bellissima moto Harley. Purtroppo con il cespuglio voi non l'avete vista, ma l'ho vista io, non vi preoccupate. Stanno creando dei colori veramente bellissimi. È un'ora particolare che adoro. Guardate quanto è bella questa Mustang, cilindrata sempre 5000 e dietro un bel tramonto rosso fuoco. Mini residence motel carini. Non ci sono mai stato dentro, ma sono tutto un programma. Ce ne stanno tanti in questa strada. Stiamo cercando di raggiungere Espanola Way. Siamo abbastanza cotti per oggi sinceramente, ma vediamo di riuscire a passare lo stesso. Ragazzi, non so se vi rendete conto, quest'albero di ficus prende una strada e 2 appartamenti. Wow, il verde qui predomina tantissimo. Pensavo che i palazzi Art Deco fossero soltanto sull'Ocean Drive o comunque nelle immediate vicinanze, invece vedo e noto che ce ne stanno davvero in tutta Miami, sparsi tantissimi esemplari di case, residence e alberghi in stile Art Deco. Ragazzi, vi ho portato sulla mitica Espanola Way. Espanola Way. Qui ci sono venuto qualche volta pure, mai a quest'ora. Devo dire che è bellina a quest'ora, perché i locali iniziano a prendere forma. Questo è l'inizio, non è tanto lungo, vi faccio vedere comunque tutto quello che riesco a filmare. Ma comunque ancora caldo, nonostante il sole sia calato già da un bel po'. Luci e colori. Principalmente è una strada, appunto, Espanola Way, dedicata ai ristoranti, alle pizzerie italiane e non. Questo per esempio è un esempio, perché c'è la bandiera dell'Italia. È chiaramente un ristorante italiano. Prosciutto tagliato a mano. Osteria romana. Non male.
c'è un signore che sta tagliando praticamente il prosciutto a mano e c'ha anche l'insegna dietro. Paste tradizionali italiane, mix and grill, antipasti di mare, è tutto a tema osteria romana. Vorrei anche dare uno sguardo ai prezzi, poi magari fate il fermo immagine e le vostre valutazioni. Prego. Grazie. Questo è il menù della osteria romana, ragazzi. Ci sono antipasti di terra, antipasti di mare, paste tradizionali italiane, spaghetti alla carbonara, per citarne una, $22. Zuppe italiane, pizze con forno a legna, molto importante. Grazie. Wow. Questo è un altro ristorante italiano, si chiama Mercato della Pescheria. I prezzi devo dire che qui non sono male, $16, $18. Scusate per l'audio, ma qui è sempre una festa. Italia meatballs sono le polpette di carne. Il locale è questo, si può mangiare fuori. Questa è la mitica Espanola Way e questo è l'ingresso. Ci vediamo presto, eh? Ciao, ciao. Ciao a tutti. Bene ragazzi, questa è la fine di Espanola Way. Devo dire molto colorata, molto illuminata e piena prevalentemente di ristoranti, pizzerie, trattorie e gelaterie. E molti sono italiani. Allora ragazzi, come vi dicevo, questa qua è l'inizio di Espanola Way. In effetti qua c'è una bella insegna, Welcome to Espanola Way. La maggior parte dei ristoranti sono italiani, alcuni cubani e questo qua è un Mexican food taco shop. So di tornare un pochettino indietro, siamo veramente super cotti, siamo usciti questa mattina e mai rientrati in hotel. Nel frattempo ho perso il gruppo. Tutto ok, gruppo ritrovato. Devo soltanto attraversare la strada e fare molta attenzione perché qua non si scherza. Proviamo a cliccare il bottone, si clicca questo, generalmente dice wait. Ho cliccato, dice wait, attesa, attendi. Se non erro oggi è martedì, ma come detto anche in altri video, Miami non ha giorno della settimana, almeno per chi è in vacanza, per chi lavora no. Qui abbiamo una bella Mustang color rosso, un Kuma Restaurant e una bella iscritta Espanola Way, che praticamente, come detto prima, parte da lì, è all'incrocio fra Washington ed Espanola Way e si va lì in fondo. C'è questo locale con un astronauta sottosopra, praticamente un bellissimo locale, molto bello. Ci sono dei gelati con delle forme a dir poco bizzarre, però qua a Miami non c'è limite alla fantasia. Siamo sempre sulla mitica Espanola Way al numero 14. Tanti anni fa ricordo che praticamente i manichini delle donne avevano un seno molto più prosperoso. Hanno modificato anche qui le dimensioni. Adesso sono tutte con un seno molto più normale rispetto a prima. Nel frattempo siamo arrivati sulla Collins Avenue. Lì c'è il Royal Palm e il tempo, ragazzi, non promette nulla di buono. Ma noi non ci facciamo intimorire. Dovremmo tagliare quella stradina lì per arrivare direttamente alla Ocean Drive e al nostro
albergo, camera, base. Ragazzi, non date retta mai al meteo, portava pioggia e quella nuvola ci sta soltanto guardando. Non ci fai paura, nuvola, siamo più forti noi. Guardate questa particolare ringhiera, è in ferro, almeno così sembra, sì, sembra in ferro o alluminio, ed ci sono tantissime scritte, sembrano poesie in inglese, ma se ne inventano davvero di tutti i colori. Sulla nostra destra, attenzione, c'è una sorpresona una sfera gigantissima che con quel cielo dietro sembra che stia arrivando l'apocalisse o che sia appena caduta dal cielo. Guardate quanto è elegante questo albergo. Betsy. Questo invece a fianco è un pochettino più stravagante, con queste luci e l'insegna Pac-Man. Si chiama Ocean Plaza. Guardate queste luci un po' stravaganti, ma ognuno a suo modo. Questo ha pure un bel rooftop. Ragazzi, quella lì, quella camera all'angolo non è la nostra, è l'altra, è con le luci spente. È tipo quella, questa qua è l'Hotel Crescent, la nostra è quell'altra, sotto quel faro rosso, quella lucetta rossa.
Ragazzi, finalmente ci sono riuscito. Era da anni che volevo fare sia questa ripresa video, quindi nell'ora blu. Sono arrivato purtroppo un pochettino in ritardo, ma posterò magari anche le fotografie che sono riuscito a fare con queste luci. In video viene meno, ma con l'esposizione lunga la fotografia rende molto di più. Le ho fatte con l'iPhone 13 Pro Max utilizzando l'esposizione lunga, e l'ho fatte anche abbassando un pochettino la luminosità, aumentando i secondi, e ho messo la modalità RAW, quella modalità che ti permette di poter modificare la foto in post produzione con Photoshop o altri software per le fotografie. Ragazzi, devo per forza ritornare in camera perché sono stracotto, c'ho i piedi, e per fortuna ho portato con me le ASICS, quindi almeno con quelle sono salvi i piedi. Cerco di rientrare in camera, non so se si vede nulla in video, penso di sì. Provo a rientrare nella parte con più luce. Nella zona del Cluny Hotel, qui abbiamo lo Starlight e tanti altri, uno più bello dell'altro, sulla mitica Ocean Drive. Torno in fretta in camera. Certo, mi dispiace un pochino tornare in camera, ma sono io ad avere la chiave e c'è l'altra parte del gruppo che mi stanno aspettando all'inizio dell'Ocean Drive. Io ho voluto fare questo sprint finale e correre per fare la fotografia che era veramente da tempo, da parecchio tempo che volevo realizzare in quell'ora. Finalmente ci sono riuscito, ve la farò vedere in post produzione come è venuta. Scusate il fiatone, ma sto correndo, non abbiamo riposato per nulla, svegli da questa mattina e mai più rientrati in camera. Stiamo facendo turni da massacro. Turni da massacro. Ragazzi, alla fine ci siamo riusciti. Abbiamo preso la City Bike. Stiamo percorrendo la Lummus Park in bicicletta. Eccola qua. Si prende con l'app semplice e poi si cade. Ragazzi, alla fine siamo riusciti, dopo aver tribulato un pochino con l'app e col totem che contro sole non si vedeva tanto bene, siamo riusciti a prendere la City Bike. È bello, era da un bel po' che non salivo su una bici. E su questo cemento devo dire che va molto molto bene. Cambiano direzione. Wow. Va bene, avete ragione voi. Ragazzi, quel palazzo a sinistra dove ci sono quelle 3 sfere bianche è dove hanno girato il famoso Scarface con Al Pacino. Sulla sinistra abbiamo la spiaggia di Miami Beach.
L'idea è quella di arrivare a South Point. Ciao. Spero che sia in bolla. Devo fare attenzione perché praticamente ci sono i freni abbastanza consumati di questa bici, quindi ogni tanto hanno un grip più forte e ogni tanto più lento, quindi devo stare molto attento a non cadere perché con una mano sto guidando e con l'altra sto tenendo il tripod. Poi naturalmente non fanno passare le bici. Ecco qua. Ogni tanto c'è qualcuno che parla da solo, ma in verità ha le AirPod, quindi non è vero che parla da solo, parla con qualcuno. Per fortuna è ventilato, il sole è caldo, c'è un pochettino di vento per fortuna. Qui abbiamo il Nikki Beach. Siamo beach. Siamo on the beach. Siamo arrivati alla salita. Devo utilizzare, come dice il carissimo Checco, il braccio ausiliare per cambiare marcia. Divertente. Ragazzi, se venite a Miami e avete tempo, vi suggerisco di prendere la City Bike. È divertente.
passeggiare in queste strade con la bici non è male. Guardate questo ristorante, ragazzi. Wow, beautiful. Vai Siria, supera. C'era una signora che stava facendo yoga. Wow, con l'amaca. Bello. Divertente. Che bello, veramente bello, mi piace. Polizia omnipresente, a bici, con bici, cavallo, quad, jeep, auto, con qualsiasi mezzo, a piedi. Ragazzi, come dicevo, è una bella esperienza prendere la city bike qui a Miami o comunque anche in altre città, che ti fa vedere, scoprire e girovagare così senza una meta. Tanto le piste ciclabili qui a Miami sono veramente fatte bene. Infinite, direi. Come? Infinite, direi. Sono infinite, si può girare per tantissimi chilometri anche all'ombra con queste piccole barche che abbiamo sulla sinistra. Un giorno non si sa mai, mai dire mai, ragazzi. Un giorno anch'io comprerò un piccolo pedalò a pedali di colore bianco e blu. Nice. Wow, questo è molesto. Cattivissimo. Azimut. Ragazzi, questa è Marina Walk. Siamo alla marina di Miami South Beach. Si chiama Miami Beach Marina. Qui ci sono tutti gli yacht dei milionari. Sono veramente bellissimi. Qui hanno il loro ormeggio, il loro pontile. Da qui attraversano ed entrano nella loro stanza. Dovrebbe trovarsi qui in qualche piano di questi qua. Più avanti ci sono anche degli appartamenti, uno più bello dell'altro. Alcuni hanno la residenza, altri invece dormono altrove. Mamma mia, sono veramente bellissimi, uno più bello dell'altro. Guardate questi appartamenti, si affacciano direttamente sul molo, sulle barche, sugli yacht, sui mega yacht milionari. Guardate quello che bello, si chiama Ghost. E c'è il cancello, entrano soltanto i tesserati, giustamente. E noi poveretti con la bici. Va bene anche questo. Stamattina l'iPhone sta facendo un po' di capricci.
AMG. Se non cadiamo non siamo contenti. Comunque sono abbastanza comode queste bici. Concentramento. Sono i Ranger Park. Lì in fondo c'è la downtown e anche il porto di Miami. Guardate com'è bello, pulito, ordinato con queste panchine. Guardate che bello rilassarsi all'ombra di una palma con il prato bello. C'è una fontana. Ci sono le fontanine gratuite per poter bere. Non so perché ogni tanto non parte la registrazione. Questi sono i punti di raccolta, i point poi dove poter lasciare la bici. Questo è il totem dove è possibile prenotare la bici per un'ora al costo di $7 e $5 per mezz'ora. Quindi noi l'abbiamo presa soltanto per un'ora, era giusto un test, ma è probabile che si ripeterà nel futuro. Ragazzi, guardate quanto è bella la spiaggia di South Beach. Siamo a Miami, è veramente un'estensione grandissima, lunghissima, larga, sabbia fine e bianca. Ci sono anche i guardaspiagge con i quad, eccolo qua. Ragazzi, questo è il mitico Nikki Beach di Miami, eccolo qua. Questi sono tutti i suoi privé, i salottini dove poter prendere il sole e godersi un bel cocktail. Se venite a Miami, venite perché è veramente una figata pazzesca. Guardate sopra che bei grattacieli che ci stanno.
me prima era un pochettino più leggera. Mitico hotel dove hanno girato Scarface, dove serrano il braccio nella vasca con la motosega. Un'immagine, una delle scene veramente forti che non mi toglierò mai dalla mente. Ovviamente la izquierda. Siamo appena fermati al point dove normalmente si fanno le fotografie con il meteo di oggi. Diciamo la temperatura media. Sembra che ci siano delle persone in pianta stabile che non andranno via per oggi. Ragazzi, guardate che bestia di iguana che c'è arrampicata lì sull'albero, sulla palma. Guardate, guardate. Provo a zoomare, non so se si capisce la grandezza, ma è veramente grandina. Siamo venuti a fare un bagno in spiaggia, a refrigerarci un pochino dal calore dei Caraibi. Siamo scesi qui alla spiaggia di fronte al Lummus Park. Oggi ci sono tantissime alghe, ma nulla di che, anche un po' di vento, ma è la natura, è così, è giusto che sia anche così. Non è sporcizia o inquinamento, ma sono soltanto delle erbacce che vengono appunto dal mare, dal fondale marino. È una caduta spontanea come le foglie di un albero. Si sente profumo di cicoria per non dire altro. Ore 16 ragazzi. Siamo sulla Calle Ocho, all'inizio di Little Havana. Ragazzi, siamo venuti a Little Havana. Questo è l'inizio, in effetti qui c'è un grande murale sopra scritta Welcome you to Little Havana. E inizia da qui, non è indicata su Google Maps. Se volete posso anche mandarvi il punto esatto di dove mi trovo, magari ve lo lascio in descrizione, oppure scrivetemi nei commenti che ve lo indico, sarò felice di indicarvelo per bene. Continuate a guardare il video perché tra poco entreremo proprio nel vivo di Little Havana. Purtroppo non posso avvicinarmi, ma lì come vedete c'è scritto Welcome Calle Ocho, sarebbe la ottava strada. A fianco c'è un grande gallo che è il simbolo di tutta questa strada, quindi ce ne stanno veramente tanti altri galli, statue a forma di gallo. Iniziamo a vedere già le altre tracce di Cuba, Casa Juanito, e di nuovo altri galli, sembra un ristorante. Sono veramente buffi. Qua c'è questo negozio in particolare che, se non ho capito male, vendono armi. Almeno questo è quello che c'è indicato con questa grafica. Eccole qua. È possibile comprare qualcosa che, per quanto mi riguarda, è proibito da noi. Questo è molto
stile motel che hanno trasformato poi a negozi. Qua c'è un vero e proprio motel come quello che siamo abituati a vedere nei film, con lo spiazzo qua e lì ci sono tutte le varie camere. Motel aperto, guardate l'insegna com'è bella, ragazzi. Questa è una scuola, sembra karate. Facendo il saluto, il classico saluto, e poi si inizia. Forse hanno finito? No, è l'inizio. Forte. 1864. Belli, ci sono tanti pollini, tanti polletti e galline. Naturalmente siamo a Caiocio e la loro habitat naturale, il loro habitat naturale. Ma quanti ce ne stanno? Qui abbiamo un altro esempio di gallo, uno dei più fotografati di tutta la strada di Caiocio. In effetti qui c'è poi l'insegna Welcome to Caiocio, Miami. Questo è il simbolo, proprio è l'emblema di questa strada di Caiocio. Ragazzi, questo è il gallo, emblema di questa strada, è praticamente quello più fotografato sulla Caiocio. Siamo appunto, vedete la scritta Welcome to Caiocio, siamo a Little Havana, Miami. Continuate a guardare il video, iscrivetevi ragazzi per vedere tutto quello che accadrà subito dopo. Guardate che carino. Siamo proprio arrivati nel clou dei ristoranti di Little Havana. Hola. Gracias. Questo è portoricano, che ha molto in comune comunque con Cuba. Addirittura. Ragazzi, guardate quanto è bello questo salone tipico cubano, veramente, veramente bello. Wow. Altro gallo plurifotografato e trovato su tutti i cataloghi. Anche quello. Ma spesso ho visto questo qua. Qua c'è la classica targhietta e dietro c'è un pub, un restaurant, la comida cubana. Molto pittoresca, direi, Little Havana. C'ero stato un po' di anni fa, ma eravamo venuti comunque all'ora di pranzo e non era così colorata e pittoresca. In quell'episodio abbiamo visto soltanto una piccola parte, andavamo veramente molto di fretta, dovevamo prendere il treno. Qua c'è un cinema sempre in uno stile Tower Theater Miami. Guardate che bello, sembra fare un tuffo molto indietro. Caiocio Walk, Pablo Raúl Alarcón, pioniero della radio. Wow, Old Havana, guardate che bello pure quest'altro locale, molto molto bello, caratteristico e pieno di gente. Molto bello questo murales. Bacardi, welcome to Little Havana. Il McDonald's lo hanno fatto in stile cubano. Guardate com'è particolare, il McDonald's più strano che io abbia mai visto
in giro per il mondo. Sono anche qui tipo la Walk of Fame di Hollywood. Calle Ojo Walk of Fame. Molto pittoresco, molto colorato. C'è tantissima fantasia in questi murales. L'altro mitico murales plurifotografato su tantissimi cataloghi, tantissime cartoline. Vedo comunque che l'hanno restaurato. Molto molto bello. Io feci la foto su questo qua, eravamo proprio seduti lì per terra. Sì, i colori sono molto più vivi, l'hanno sistemato parecchio bene. Complimenti. È bello quando viene mantenuta bene un'opera d'arte come questa. Giusto seduti lì a terra quando abbiamo fatto la foto a questo grande murales di Little Havana. Molto bello, mi è sempre piaciuto. A Little Havana si possono trovare anche ristoranti come questo, che è un tipico messicano grill and beer. Guardate che bello. Quindi non si trova solo cucina cubana, ma si trovano appunto anche altri ristoranti di altre culture, di altre nazioni. Questo è il Taquito, Mexican Grill and Beer, Mexican food. Buongiorno ragazzi, siamo ancora sulla spiaggia di Miami Beach. Decisamente una bella giornata oggi, priva di nuvole, tanto caldo. Per fortuna c'è un lieve venticello che ci aiuta questo percorso verso il bagnasciuga. Ieri c'erano tantissime onde e il mare naturalmente era un po', diciamo, in trambusto, c'erano tantissime alghe sul bagnasciuga, nulla di che, è sempre natura. Faccio una leggera panoramica, una lieve panoramica di dove mi trovo in questo momento. Wow. Sì, ci sono ancora oggi, però tutto sommato è bello lo stesso. Faccio vedere il mare da vicino. E hanno anche pulito con i trattori. Si vede che hanno appena pulito con i trattori. È un mega elicottero. Vi giro la telecamera, continuate a seguire. Oggi è così, si vede che sono passati con i trattori per pulire il bagnasciuga. Qui ci sono tutti i grandi grattacieli e appartamenti Ocean View. Non è San Giovanni. Guardate, e quello non è il Poseidone. Allora ragazzi, questo è l'Hummus Park su Ocean Drive, un bel parco, un bel cuore verde in mezzo a Ocean Drive. Poi ci sono tutte queste pedane che arrivano sulla beach, sulla spiaggia. Poi hanno questa parte abbastanza rigida che molto spesso, diciamo, tutto il giorno viene utilizzata da trattori, polizia, quelli che raccolgono i rifiuti, perché poi ci sono tutti questi cestini, come vedete ce ne stanno uno ogni 10-20 metri lungo tutto il tratto per buttare appunto i rifiuti. Poi ci sono questi piccoli gazebbini, piccoli bungalow che
danno le sdraio, la crema solare, i teli da mare, si occupano appunto del servizio spiaggia, e tutta questa è la spiaggia libera. Quello sono ombrelloni che fanno parte dei villaggi di questi appartamenti che ci sono dietro, però c'è tantissima spiaggia libera, infinita e per chilometri, veramente molto bello. Qui passa anche la polizia con i quad, o se dovesse servire anche ambulanza e altri soccorsi di vario tipo. Check rapido fatto in spiaggia per vedere com'è la situazione oggi. Ragazzi, vi invito ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanella per ricevere tutte le notifiche sui futuri video che andrò a caricare. Se vi è piaciuto questo contenuto o gli altri contenuti, vi chiedo un bel like. Lasciate un commento se avete bisogno di informazioni su questa località, visto che non è la prima volta che ci vengo. Ho abbastanza notizie e info utili che potrei darvi se avete intenzione in futuro di venire a visitare questa bellissima città di Miami Beach. Ci sono queste spruzzini di polvere d'aria, vaporizzatori. Ocean Grill, Italian Restaurant. Fa veramente un bel caldo, un bel caldo caraibico. Ciao! Tutti molto sorridenti, conviviali, felici. E beh, d'altronde. Wow! Tutti molto bizzarri. Abbiamo preso nuovamente la bicicletta perché abbiamo intenzione di lasciare l'Ocean Drive e continuare un pochettino più a nord per esplorare zone nuove, un pochettino più inedite. Gli scorci oggi sono veramente da paura, ragazzi. Colori veramente caraibici, vento assente. Ragazzi, ma quanto è bello fare questo percorso a piedi o in bici o con lo skate, con i pattini. Guardate quanto è bello. Sarebbe bellissimo averlo da noi. Guardate, tutto illuminato. Ci sono questi piccoli piloni in alluminio a circa 3 metri l'uno dall'altro, quindi la sera è bello illuminato. Non ci siamo venuti, ma ho visto qualche fotografia ieri su Google. Veramente bello. Ci sono questi autobloccanti, tutti i vari accessi alla spiaggia. Guardate che bello, guardate che bello. Ragazzi, guardate quanto è lungo questo tir. Veramente penso che sia una 30 di metri totale fra trattore e rimorchio. Siamo nella zona nord di Miami-Dade. Se non ho capito male, stiamo uscendo dal confine territoriale appunto di Miami-Dade. Siamo nella zona di Fort Lauderdale, però ancora non ne sono sicuro. Appena mi fermo controllo meglio, ragazzi. Questa zona ci mancava. Stiamo mettendo tante puntine alle nostre mappe. Com'è strano
questo building a forma di cono. Zitto, poco poco, c'è quello che sta tagliando l'erba intorno ai tombini. Questo grattacielo con quelle punte l'ho visto spesso anche su alcuni cataloghi, alcune cartoline postcard di Miami. Siamo arrivati molto più a nord di South Beach. Qui c'è un'altra palestra all'aperto, pubblica. Questo materiale che ho sotto i piedi è gommoso, deve essere sicuramente pneumatici riciclati o comunque plastica riciclata. Ci sono tutti questi attrezzi all'utilizzo pubblico, aperto. C'è anche questo attrezzo che, se non erro, è lo sci di fondo, ma non vorrei dire fesserie perché non me ne intendo. E qui c'è anche il parco per i bambini con panchine, altalene, vari giochi appunto per i bimbi. Tutto molto curato, pulito, ordinato. Qua c'erano tutti questi grattacieli, palme e tanto calore. All'ingresso di ogni spiaggia di Miami è riportato questo cartello che indica l'orario di chiusura, quindi dalle 22, dalle 10 di sera fino alle 5 del mattino è chiusa. E poi ci sono tutte le regole da rispettare e tutto quello che non è permesso fare appunto sulla spiaggia. Andiamo a vedere questo tratto. Siamo a nord di Miami Beach, sempre in Florida. I colori sono veramente belli, ricordano molto il mio Salento. Qui abbiamo la classica torretta. Spiaggia molto tranquilla, se non che da questa parte stanno facendo dei lavori e movimento di rifacimento dell'arenile. Sono questi grandi palazzi. Lì abbiamo parcheggiato le nostre bici. Tra poco faremo un bel bagno refrigerante. So se... Siamo ancora in bici, il sole a campanaro, come si dice da noi. Ragazzi, ci sono tantissimi iguana, verdissimi. Guardate che bello questo. Sembra... Wow! Sono spaventato. Cos'è questa? Percorrere in bici questa strada, eccolo lì, il bel tramonto. Abbiamo faticato tanto per arrivare qui. Guardate i magnifici colori della Florida, che belli. Quella lì in fondo è tutta la downtown. Guardano, realizzano wow, Cuban Burger, wow. E qua invece c'è il cubano.
600 piedi, svolta a destra e prendi 5 TH Street. Allora tra 600 piedi torna right. Stiamo correndo, ragazzi, per cercare di beccare il tramonto. Siamo in bici, stiamo percorrendo tutta la... Svolta a destra e prendi 5 TH Street. È un'insegna molto particolare che mi ha entusiasmato. C'è scritto Fratelli La Bufala Pizzaioli e Migranti, proprio sulla quinta strada, incrocio con l'Ocean Drive e la Washington Avenue. Sulla Interstate, pensavo che stessi riprendendo. Ragazzi, ce l'abbiamo quasi fatta. L'obiettivo era vedere il mitico tramonto che fanno vedere sempre a CSI Miami. È stata dura arrivare qui in bici, ma lo stiamo vedendo in tutto il suo splendore. Siamo protetti comunque da questi dissuasori, non so come si chiamino, in cemento armato, e qui abbiamo il mitico tramonto di Miami. Eccolo lì, il bel tramonto. Abbiamo faticato tanto per arrivare qui in bici perché c'erano diverse strade da attraversare e con la bici non tutto è concesso, però alla fine siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo, era vedere il classico tramonto, il mitico tramonto che abbiamo sempre visto in tutti i film di CSI Miami, almeno chi lo seguiva. Io ho seguito quasi tutti i suoi episodi. Guardate che bello, ragazzi. Quella lì in fondo è tutta la downtown. Ragazzi, percorrere in bici questa strada non so come spiegarvelo. Era uno dei tanti obiettivi che avevo. Ehi! Sono dei messicani che stavano pescando. Ci siamo salutati così al volo. Dura, è tutta in salita e questa bici non funzionano le marce. Vabbè, fa niente. Vi lascio lo spettacolo. Siamo praticamente su quell'estremo lembo di terra che collega South Beach alla downtown di Miami. Bello, ragazzi, farla in bici, ve la consiglio, una bella cosa. Con il casco magari. Ragazzi, mi scuso in anteprima per l'audio, ma ci tenevo a indicarvi che quella che vedete sulla mia destra è Star Island, l'isola delle star. Wow, guardate che uccellaccio, che bello! E quindi su quell'isola ci sono tantissime ville mega galattiche dei milionari di tutto il mondo, tra Enrique Iglesias, suo padre Julio Iglesias, Shakira, anche la villa di Michael Jackson e tante altre ville, Whitney Houston, Sylvester Stallone. Ci sono le ville più belle di tutta l'America, situate su questa isola denominata Star Island. È quella. Io ho avuto il piacere 12 anni fa di fare un tour sia da terra e sia dal mare. È veramente bello avvicinarsi a quelle ville dalla parte lato mare, che hanno poi molto spesso un mega yacht ormeggiato fuori casa, come quello che vedete lì.
Ragazzi, abbiamo chiesto il permesso in extremis solo per noi di Voyager. Solo per noi di Voyager ci è stato possibile entrare. Star Island, queste sono tutte le ville dei mega milionari d'America. È veramente mamma mia, non so spiegarvi l'emozione. E qui ci sono tutti i compagni di viaggio. Siamo solo noi, un tour esclusivo per noi di Voyager. Guarda che bello, siamo solo noi. Noi e le ville dei milionari. Senza milioni però. Abbiamo qualcos'altro. Ragazzi, chi l'avrebbe mai detto? Ci hanno fatto entrare in City Bike in Star Island. Solo per noi. Siamo solo noi e le ville dei milionari. Come detto prima, su quest'isola, poi vi lascio il punto di Google Maps di quest'isola. Ci sono tutte le mega ville dei migliori cantanti, attori del mondo. Michael Jackson, Shakira, Whitney Houston, Julio Iglesias e tanti altri cantanti rap. C'è una tranquillità, siamo solo noi a fare un po' di rumore. Guardate che belli. Questa è in costruzione, ragazzi, ma quanto è grande! Sono tutte barricate con mega cancelli. Guardate, questo ha 2 mega leoni enormi. Mi piacerebbe sbirciare all'interno, ma purtroppo non vorrei essere troppo invadente. Continuiamo il nostro giro. Guardate che bello. Veramente bello. Se magari riesco vi metto anche vi aggiungo nel video qualche ripresa drone per farvi vedere dove siamo e cosa stiamo percorrendo in bici, in city bike noleggiate. Peccato che non ci sia il nome per sapere chi è il proprietario di questa villa, chi è il proprietario di quell'altra. Ragazzi, è veramente un altro tassello che va ad aggiungersi. Guardate che vegetazione. Property private. Da quella parte c'è il mare e i mega yacht ormeggiati. Ce ne sono tantissime che sono in costruzione o in ristrutturazione. Guardate che tramonto, ragazzi. Da questa parte c'è un tramonto da paura. Qui c'è anche un lighthouse, un faro bianco. Guardano, realizzano. Ragazzi, finito il tour di Star Island in bici. E lì c'è il mega tramonto su downtown. Qui tutto il gruppo e le buche di Star Island che abbiamo portato con noi dal nostro mitico Salento. Ragazzi, se il video è di vostro gradimento lasciate anche un like, è gratis. Iscrivetevi al canale per ricevere altre stupidaggini come queste, non ve ne pentirete. Sarò sempre divertente quando possibile. Cioè, ragazzi, c'è la pista ciclabile sulla Interstate, sulla strada che collega Miami, South Beach a Downtown. Questi mega palazzi di cristallo che vedete sulla sinistra sono gli hub delle crociere. Questo qua sulla mia sinistra è Royal Caribbean, quello a fianco è Norwegian Cruise Line. Questa è la polizia e questa è la linea fatta apposta per le biciclette. Quella è Star Island, l'isola delle star. Siamo quasi arrivati a Downtown in bicicletta. Roba da pazzi. Guardate i magnifici colori della Florida.
che belli. Ragazzi, stiamo facendo un lavoraccio per portare tutti questi nuovi contenuti sul canale. Mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi, è importante, è importante. Guardate dove siamo, siamo in mezzo alla strada, siamo finiti per strada. Guardate che bello, ragazzi, che belle luci, che bel cielo. Non so cosa uscirà in video. Ore 21 si trivella. È tanto bello trivellare, fare i pozzi, intendo, ragazzi. Si lavora, ore 21, tutta Miami è in festa, ma qui stanno facendo un nuovo raccordo che porta da downtown a South Beach, un nuovo ponte. Wow, siamo esattamente sotto i ponti della downtown di Miami. C'è un treno che ci passa su. Vediamo un po' dove siamo arrivati qua. Ragazzi, quello è lo stadio dei Miami Heat, gli NBA. Cos'è questa? Wow! Too fast, too furious. Più furious. Ma ne abbiamo visti veramente tanti, smarmittati. Ragazzi, dopo 12 anni sono arrivato allo stadio dei Miami Heat. Purtroppo il 19 giugno, se non ho visto male su Google, hanno chiuso, hanno fatto gli ultimi match, le ultime partite, e quindi purtroppo non siamo riusciti a vedere la partita di NBA che tanto avrei voluto, ma non fa niente, sarà l'occasione per venire nuovamente al Miami Heat Arena Stadium. Guardate qua che vista c'è. Mamma mia, tanta roba. Guardate, Miami Heat Stadium. Stadium, mi correggono dalla regia. Guardate che è grandissimo, ma molto grande. Guardate il simbolo del pallone infuocato che entra nell'anello, il simbolo dei Miami Heat. Ho avuto l'onore di vedere i Lakers a Los Angeles. Oh. Ragazzi, fuori dalla nostra finestra sono appena arrivate 3 pattuglie nel cuore della notte. Non abbiamo ancora capito il motivo. Sono scesi rapidamente dalla macchina e sono andati in un albergo a fianco al nostro.
Questo è un Ranger Park, colui che vigila su tutto il parco di Lummus Park di Miami Beach. Buongiorno ragazzi, siamo addirittura d'arrivo o addirittura di partenza. Queste sono le ultime clip che giriamo qui a Miami. Stiamo per lasciare questa bellissima città e sono appunto le ultime ore che stiamo trascorrendo un po' in giro prima di prendere la direzione dell'aeroporto. Vi invito ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanella. Spero che vi siano piaciuti tutti i contenuti girati in questi ultimi episodi. Lasciate magari un like, continuate a seguire il video perché non è finito e niente, a dopo. Modalità risparmio energetico 10%. Ehi Siri. Ragazzi, il parco che vi ho fatto vedere prima è un punto che si trova a sud di Miami South Beach e si chiama South Point Park. Smith e Walensky si trova in quella direzione ed è possibile ammirare anche l'uscita e l'entrata delle navi da crociera dal porto di Miami. Molto bello, c'erano delle panchine, ci siamo passati anche l'altro giorno in bici, se avete visto i video precedenti, e c'erano panchine, prato dove stendersi, delle fontanine. È un bel posto anche per trascorrere delle ore al fresco in queste giornate così calde e afose qui a Miami. Ragazzi, un'altra informazione molto utile per chi visita Miami. Questi pullman che vedete sono gratuiti e sono in loop, sono offerti dal
dalla città di Miami Beach. È possibile prenderli totalmente in forma gratuita, si può salire e scendere quante volte uno vuole e seguire la mappa. Vi faccio vedere la mappa. Il percorso che fa è molto molto ampio, ci sono, se non erro, 3 linee A, B e C. Questi sono i classici paletti che trovate disseminati per tutta South Beach. Vi faccio vedere le mappe. Questa qua per esempio è la corsa A, che fa un bel giro tutta South Beach fino al South Point dove siamo adesso e poi prende l'altra direzione. C'è il loop B che fa tutt'altra strada, un altro percorso in risalita anche, e vi fa anche il giro di un'altra isola che si chiama Venetian, molto carina. Questa qua è la mappa intera con tutte le varie colorazioni di tutte le varie linee. C'è la linea celeste che fa North Beach Loop, la linea arancio Collins Express, la linea verde Middle Beach Loop e invece la viola fa South Beach Loop. La linea viola è quella che stiamo percorrendo oggi. Eccola qua. Questa è tutta la mappa, trovate poi maggiori informazioni sul sito internet di Miami Beach. Linea totalmente gratuita, free ride. Questo è lo stop 116. Ragazzi, non so quante Tesla abbiamo visto qui in America, veramente tantissime. Belle, elettriche, silenziose, di tutti i modelli. Secondo me questa gelateria è italiana. Chiaramente c'è uno scudetto dell'Italia molto grande, non poteva essere diversamente. Peccato che è chiusa, altrimenti adesso un bel gelato lo prenderemo tranquillamente. Un'altra Tesla bianca. C'è la locanda, un altro ristorante, pizzeria, bar italiano. Stiamo andando alla sandwicheria. Ma è spagnolo? Francese. Ah, è francese. Sandwicheria. A fare i panini da portare con noi in aereo. Eccola qua, la sandwicheria. Sembra che ci sia tanta gente, dobbiamo riuscire a prendere 3 sandwich per noi, molto veloci. Ragazzi, ho preso questo tè alla pesca senza zucchero, non sono riuscito a fare il video prima perché l'ho bevuto tutto in un sorso, non era molto molto freddo ma fresco abbastanza. C'è un caldo, ragazzi, mamma mia, si muore veramente dal caldo. Quindi prendiamo un po' di frutta, un po' di ananas tagliata da mangiare dopo e anche una bella Caesar salad. Eccola qua, una Caesar salad. Ragazzi, in questi giorni abbiamo avuto modo di mangiare al volo, quando c'era un po' di fretta, questi sandwich. Non li avevo mai mangiati ma li ho trovati veramente buoni, costano $6,49, questo è al tonno e poi ci sono altri gusti molto molto buoni. Allora, ragazzi, panini fatti, abbiamo preso anche la frutta e l'insalata e stiamo andando in direzione Lummus Park per fare un piccolo break, un piccolo spuntino, se riusciamo a farlo al parco oppure ci rifugiamo nell'hall dell'hotel in quanto sta facendo un bel caldo, non tanto per me ma il gruppo giustamente sta soffrendo un pochettino di più. E qua non siamo riusciti a venire poi alla fine alla cerveceria del Barrio. Va bene, sarà per un'altra volta. Pensavamo di stare lì ma comunque c'è così caldo che pensiamo di rifugiarci. Anche qui ci sono queste belle sdraio a noi dedicate. Qua si sta veramente bene. Abbiamo vista Ocean Drive e siamo al fresco della hall. Ciao ciao South Beach.
Direzione aeroporto. Purtroppo stiamo lasciando questa bellissima city, questa bellissima città, muy caliente, muy caliente. Ci siamo divertiti, abbiamo fatto diverse esperienze, quelle che siamo riusciti a fare con tutti i tempi tecnici tra il riposo, relax e girovagare. Poco relax, mi guardano male dalla regia, mi fanno segni che c'è stato poco riposo e poco relax. È stato sempre un fuggi generale. Guardate quanto è bella questa Corvette, ragazzi. Wow. Guardate. Quando arrivate ai semafori potete premere questo bottone e poi vi indicherà il passaggio pedonale, vi darà la possibilità di passare. Tutte le auto si fermano, lì c'è un simbolo che lampeggia con la mano rossa e vuol dire halt. Dopo un po' inizia il conto alla rovescia, quando è bianco è possibile passare e da qui si sale sul marciapiede, prendiamo questa zona un pochettino al fresco. Guarda! Sta stoccando Ci risiamo nuovamente in aeroporto di Miami al fresco e questa volta stiamo tornando in direzione Italia. Signori, torno a casa, purtroppo anche le cose belle finiscono. Questo è il famoso muro vetrata colorata. Era bello perché prima c'erano gli uccellini che cantavano e la signorina che diceva benvenuto a Miami. Non lo fanno più, non so come mai. Questo è il gruppo, si corre, ma in realtà siamo molto in anticipo, ragazzi. Generalmente per i voli internazionali bisogna almeno stare 3 ore prima in aeroporto. Noi siamo a 5 ore prima perché ci piace amalgamarci con l'aeroporto, prendere confidenza, iniziare a fare la transizione. Salgan aquí para las puertas E20. Si cammina. Il nostro gate è il numero E21. Mi fa un effetto strano vedere l'aeroporto pieno di gente come una volta, prima del Covid e lockdown vari. Bene, E21, questo è il nostro gate, abbiamo una bella vista sull'aeroporto di Miami e qui abbiamo anche Pizza Hut. Magari prendiamo anche un pezzettino di pizza che non guasta mai. Ho comprato il succo di frutta alla mia ragazza, alla mia bambina, il succo di frutta. Tè alla pesca, ambrato e scured alla spina. Viajeros, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ultimi passi a Miami, direzione Madrid, prima tappa e seconda tappa Roma, la capitale. El capital. Primera classe, ancora primera classe, Iberia. Stiamo imbarcando, siamo già sul volo Iberia. Siamo quasi, il nostro numero è 51. Eccolo qua. Siamo proprio alla fine. Wow! Finestrino, come piace a me. Ragazzi, su Iberia ci hanno dato questo bel cuscino. Sembra abbastanza soffice, bello, legato con questa carticina, quindi non c'è utilizzo di plastica. Coperta rossa, come il logo. Qui c'è un bel Olà. Sembra... non avevamo mai preso Iberia. C'è questo tavolino. Vedremo... Ah, c'è l'attacco USB, attacco per le cuffiette. Sembra abbastanza comodo. Provo a reclinare lo schienale. Wow, slitta anche la base. Bello. Wi-Fi. Vediamo se avremo anche la Wi-Fi. Speriamo bene. È composto da 2 in coda e mi sembra che più avanti c'erano più posti. Però
tutto sommato non è male. Abbiamo viaggiato con altre compagnie un po' diverse. Questa qua devo dire che da 0 a 10 per ora la porto su un bel 8. Codati. Siamo proprio alla fine. Eccoci qua, bella insegna Iberia scritta lì. Siamo qui, finestrino. Speriamo di fare un bel volo soffice. Ragazzi, abbiamo l'obbligo dell'uso della mascherina per tutto il volo. Ce la faremo? Chi lo sa? Vedremo. Magari quando spengono le luci ce lo toglieremo sicuramente. Sign is on. To fasten the seatbelt, insert the tag into the buckle. To unfasten, simply lift up the flap. Ragazzi, abbiamo appena lasciato Miami e stiamo andando a sorvolare le Bermuda, sul famoso triangolo delle Bermudas. Ragazzi, è appena arrivata la cena, siamo sul volo Iberia. Para bever ci hanno dato un vino tinto, qui poi abbiamo del beef con patate, salata con del riso, frutta, pane. Pronti per la comida. E non abbiamo ancora bevuto di d'uva. Wow ragazzi, ci sono le posate in legno, fantastica. Questa attenzione a non utilizzare la plastica, anche il contenitore è in carta, ma queste posate sono veramente fighissime, molto belle. In che senso? Hanno messo praticamente la pastina dell'insalata, c'è cocomero e forse un po' di formaggio. Hanno strani gusti gli spagnoli. Siamo a questa carne stufata, siamo a questa beef con patate. Ci hanno già portato il caffè, cioè ci tengono qui come i polli in batteria praticamente. Lì c'è il vino, tutto insieme, si beve per dimenticare. Siamo proprio addirittura d'arrivo. Quello che vedete lì di fronte sono le Bermuda, il perfetto triangolo delle Bermude, e noi stiamo per sorvolarlo. Signori, si beve per non pensare, stiamo per sorvolare il triangolo delle Bermuda. Che Dio ci aiuti. Ci hanno appena dato la distanza al destino, eccola lì, e siamo esattamente sulla scritta Bermudas. Buongiorno, ci hanno appena portato acqua, caffè, un croissant rannicchiato e una specie di pudding cake. Siamo ancora in volo, dovremmo tra poco vedere terra. Siamo più o meno all'altezza di Oporto, dovremmo vedere il Portogallo a breve. Quelle sono le coste del Portogallo, quelle che vedete lì giù in fondo. Molto bene, stiamo mangiando ancora la colazione. El Gran Arco Blanco de Conexión. No, ya que hemos abandonado la pista de aterrizaje. Buongiorno, siamo a Madrid. Si corre sempre all'aeroporto di Madrid, meno di 10 minuti di transito, neanche il tempo di un caffè o del bagno. Pues a mí que no me cayó mal ahí. No, a mí tampoco. Y no sé, está mucho. Tra poco si parte. Siamo a Madrid, direzione Roma, 2 ore e mezza circa di volo de cabina embarque finalizado. e ci stiamo imbarcando. Por favor, asegúrense de tener el combustible. Signori, siamo arrivati a Roma, Terminal 1. Il numero A06. Questo è un signore aeroporto, bello, organizzato, con tutti questi LED indicatori da una parte e dall'altra. Ah, guardate che bella questa sala. Si sente già il profumo di casa, di cornetto, di mozzarella alla bufala, di caffè. Wow, quei piatti Italy belli. Tutti questi pannelli, guardate lì, Italy, come è raffinato, raffinatissimo. Che il pianoforte a coda nell'aeroporto. Wow, guardate che bello il bagno di Roma Fiumicino, ragazzi. Wow, spettacolo. È un piacere venire in questo bagno. Il Fiumicino cresce ancora, questa è una nuova area non ancora aperta al pubblico. Bene, molto bene. Guardate che stile. Wow. Nell'aeroporto di Madrid siamo morti di caldo, climatizzatori spenti, assenti proprio, faceva un caldo bestiale. Per fortuna era soltanto un transito e siamo stati
veramente pochissimo, però abbiamo sofferto. Lusso, Swarovski, e con tutti i profumi, non vi dico profumi che avevo dimenticato. Cucina popolare siciliana del 1834. Wow, mangerei di tutto in questo momento. Quindi alla norma, sfincione palermitano, crocchè di latte, cannoli. Wow, dopo 20 giorni in America. Ragazzi, guardate cosa c'è in vetrina qui. Roba fuori di testa. Wow. Ragazzi, abbiamo appena ordinato 2 caffè espressi, di cui uno macchiato, 1,50 € cada uno, con la macchina Cimbali. Bella pizza cotto e bufala bollente, ci sta. Ragazzi, nell'aeroporto Fiumicino c'è anche Venchi, con una gioielleria praticamente del dolce. Ci sono tantissimi gelati e lì c'è anche una cascata di cioccolata. Guardate che bella, mamma mia, guardate quante cioccolate. Venezuela, Crioccio, wow, 100%. Wow, mamma mia, devo uscire da qui, sto male ragazzi. Guardate qua cosa hanno combinato questi, guardate qua. Ragazzi, siamo appena atterrati nel Salento, siamo all'aeroporto di Brindisi, fine dei giochi. Siamo tornati alla base finalmente dopo tanti giri, tante località, tante città e tante capitali. Siamo ritornati nuovamente nel Salento. Ora iniziano le vere vacanze. Venuto ad abbracciarci il nostro amato Scirocco, l'AFA, ci aspettava. Non vedeva l'ora di venirci a trovare. Si torna a casa.